Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti, sono felicissima di vedere tanti ragazzi, tanti studenti, ovviamente i soci AIRDanza, tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questa sorta di unione ideale tra quello che è il mondo della danza e della ricerca, della formazione e del teatro. Soprattutto come in effetti la giornata conclusiva ci illustra in maniera, a mio avviso, emblematico, perché dare la voce agli artisti significa ripercorrere quel filo che Giselle ci ha insegnato, cioè praticamente andare a ricostruire quella che è la storia della danza attraverso lo studio, la ricerca, ma anche la tecnica, attraverso quello che è il discorso appunto della formazione, dello studio, e nello stesso tempo vedere il risultato che è nella casa del teatro. Quindi la congiunzione, a mio avviso, cioè io credo che per la prima volta si realizza tra AIRDanza e l'Opera di Roma all'interno di un convegno organizzato in maniera, a mio avviso, spettacolare, veramente, e devo ringraziare innanzitutto Roberta Albano, la professoressa Roberta Albano, Maria Venuso, gli altri soci naturalmente di tutta l'AIRDanza e in particolar modo l'Accademia Nazionale di Danza, che ci ospita in apertura di un convegno che effettivamente è il suggello di questo incontro. Da un certo punto di vista, come diceva Balanchine, Giselle è figura drammatica per antonomasia, e lo stesso Mazzec, di cui appunto ricorrono i 50 anni dalla sua Giselle, che abbiamo visto e abbiamo avuto modo di anche seguirne le evoluzioni grazie agli altri interpreti, ultimo fra tutti, almeno a Napoli appunto c'è stato Bolle, in realtà è veramente il cardine da un certo punto di vista di questo percorso, il percorso del revisionismo, dello studio, di una tecnica che cambia e di una sorta di collegamento tra quello che è il passato, la tradizione, appunto l'accademismo e la contemporaneità. Un linguaggio che effettivamente è presente anche all'interno di questa sala, al tavolo, perché abbiamo appunto veramente la tradizione, la grande tradizione e lo sguardo verso il futuro in termini coreografici, in termini di ricerca, così come saranno questi 3 giorni preziosissimi, per i quali ringrazio ancora una volta le istituzioni che ci ospitano, quindi ovviamente la Presidente dell'Accademia Nazionale di Danza, Lucia Chiappetta Caiola, ovviamente la direttrice dell'istituto, il vice direttore che è al mio fianco, il coreografo Dino Verga, da me apprezzato veramente da sempre, carissimo amico, l'amico e grandissimo cultore della danza che è il sovrintendente dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone, con cui ho condiviso le tantissime riunioni proprio per il Ministero, per l'assegnazione del FUS, e quindi la discussione di quello che erano le problematiche intorno allo spettacolo, al problema della formazione che è sempre stata lontana purtroppo, così come lo è stato in effetti anche il momento dell'esecuzione, dell'interpretazione. All'interno di questi 3 giorni che effettivamente prevedono una maratona, a mio avviso, una maratona di eventi, di nomi, di argomenti, soprattutto c'è veramente una sorta di incontro virtuoso fra tutti gli elementi, tutti i linguaggi appunto intorno all'arte, in particolar modo intorno alla figura di Giselle, che ci accompagnerà ovviamente in tutte le esposizioni possibili e immaginabili in termini storici, linguistici e naturalmente anche della pratica sul palcoscenico. Quindi intanto appunto grazie al Comitato Scientifico, grazie al Comitato Organizzativo, grazie a tutti i soci di AIRDanza e naturalmente ai 2 pilastri, le 2 grandi istituzioni che sono Accademia Nazionale di Danza e Opera di Roma, ovviamente. Passo la parola alla Presidente dell'Accademia Nazionale di Danza, al vice direttore. No, per carità, come volete. Volevo passare. Abbiamo un ordine preciso di intervento. Al vice direttore Dino Verga. Professoressa, però, dato che qui comanda lei, io sono al suo servizio. No, l'abbiamo anche messo al centro, quindi Prego. Dino Verga. Buongiorno a tutti, porto i saluti del direttore ovviamente, che è impegnata al CNAM con cose istituzionali. 2 cose, vi rubo pochissimo tempo davvero. Ringrazio ovviamente AIRDanza che ha
si è occupata e si è preoccupata di organizzare una cosa così importante, ed è fondamentale che in questa cosa così importante ci sia l'Accademia Nazionale di Danza, l'unico istituto nazionale, statale, di alta formazione, dove è giusto che avvengano delle riflessioni e delle teorizzazioni sulla danza, quindi affrontate anche da un punto di vista teorico e di ricerca, oltre quello pratico della danza in sé per sé vista in palcoscenico. Io nasco in palcoscenico, appunto, per cui il convegno è organizzato in maniera veramente esemplare, in quanto ci sono veramente tantissimi rappresentanti del mondo della danza in senso trasversale, dal palcoscenico appunto alle maestranze, che possono parlare di questa figura che sembra fuori dal tempo se pensiamo alla sua scrittura, alla sua prima scrittura, ma è un personaggio assolutamente super contemporaneo, ci ha dimostrato Mazzec, ma siamo andati poi addirittura oltre con l'Insecamp, oltre con tutte le interpretazioni che si stanno ancora tentando di fare su Giselle, dove appunto io stesso nelle mie, grazie a Paola che mi ha citato come coreografo, nei miei spettacoli spesso c'erano delle citazioni a Giselle, perché Giselle, per quanto mi riguarda, è il vero balletto romantico, dove un personaggio, per quanto sia chiuso negli ambiti di una contadina che muore per amore, può essere assolutamente stereotipizzato e archetipizzato e diventa una persona che si immola per un ideale. Detto questo, volevo citare, lo sentirete 1000 volte nel corso del convegno ovviamente, ma volevo assolutamente citare la più grande interprete di Giselle, che per fortuna è la nostra italiana, la compianta Carla Fracci, che penso che davvero non ci siano state Giselle superiori a lei, né prima né dopo, dal punto di vista del balletto classico ovviamente parlo, perché poi stiamo parlando di Anna Laguna, che è stata l'interprete contemporanea più famosa, che ha avuto, è riuscita ad entrare nell'animo di Giselle sotto un altro punto di vista, e chi non si può ricordare del lavoro di Mazzec, il finale con Luc Bouy nudo, che era Albrecht appunto, spogliato da ogni cosa, alla ricerca della sua Giselle all'interno del manicomio. Volevo citare appunto l'ultima cosa, che era questo: io ho lavorato per 2 anni con l'Insecamp e ho avuto il piacere di assistere alle sue prove della sua Giselle, che è assolutamente una traslazione, dove la pazzia di Giselle è pensata all'interno di un mondo già globalizzato. Infatti la Giselle di Camp non sfoglia la margherita al momento della sua pazzia, ma sfoglia un ramo di pesco per avere il suo rapporto con l'altra parte del mondo. Quindi Giselle, per quanto nasca un personaggio europeo, diviene così un personaggio internazionale e il sentimento diventa mondiale. Detto questo, voglio ringraziare tutti, non voglio dire altro, mi voglio togliere altro tempo. Ringrazio ancora una volta AIRDanza che ci ha dato questo gancio per riuscire a fare delle cose insieme, e mi auguro che queste cose continueranno ad esserci. Presidente. Ce l'ho, il microfono ce l'ho. Ah, ce l'hai, ok. Abbiamo ben 2 microfoni stasera. Tutti e 2 funzionanti al momento, grazie professore. Grazie. Allora, buonasera a tutte, buonasera a tutti. E a proposito di professori lì in fondo, ringrazio la professoressa Roberta Albano per questo graditissimo invito, davvero è stata così gentile, perché questo invito mi permette di esprimere veramente il grande piacere e tutta la soddisfazione di essere qui con voi, anche per porgervi i saluti dell'intera Accademia e miei personali naturalmente, e unitamente a sentimenti di riconoscenza e di ammirazione per la realizzazione di questo evento così importante, di cui conosciamo gli sforzi, le competenze profuse e l'amore profuso. La passione. D'altra parte non c'è ragione senza passione, non l'ho detto io, l'ha detto lui, e quindi ci siamo.
Il titolo dell'evento mi ha suscitato una riflessione che mi permetto di condividere con voi molto brevemente, no? Giselle, nostra contemporanea, eccetera, eccetera. Ecco, sul significato, una riflessione sul significato di contemporaneo legato al significato di classico. E questo legame dà luogo indubbiamente ad una diade, quindi è un legame significativo. È una diade storico-artistica, ma anche formativa e pedagogica in qualche modo. Ecco, infatti è un legame che orienta verso l'impegno alla ricostruzione, torniamo al titolo, alla ricostruzione, alla conservazione e alle varie riletture. Il titolo è effettivamente molto efficace e di fatto permette quindi questa diade narrazioni continue, un narrare e un rinarrare continuo. Ecco perché la narrazione è un grande tema pedagogico, no? Quella della narrazione in ambito pedagogico, metodologico e, come dicevo prima, artistico e formativo. Narrazioni che permettono di esaltare il valore del classico nella contemporaneità e quindi nella permanenza, nella storicità, che è poi l'evoluzione, no, del concetto, l'evoluzione matura del concetto di tempo vissuto. Questa permanenza dà quindi modo di realizzare, di fondare veri e propri modelli metodologici. Certo, questo titolo è di un'efficacia così sintetico e ha detto tante cose di grande impatto e anche di grande chiarezza. Ecco, infatti è proprio questo narrare e rinarrare che tira fuori poi dei modelli veri e propri metodologici che rappresentano fonti ineludibili, fondamentali di ricerca continua. Questa è la ricerca continua che appunto esprime questi modelli su cui in particolare le nostre studentesse, i nostri studenti fanno riferimento per comprendere sempre meglio quello che nella danza fa riferimento al tempo passato, al tempo presente ed evidentemente al tempo futuro. Ma soprattutto questi modelli diventano oggetto di ricerca. Ecco, e la ricerca, noi sappiamo che una ricerca educativa artistica produce, se ben fatta, come in questo caso, produce delle ricadute molto importanti anche sulla didattica, il che vuol dire sulla formazione e quindi sulla affermazione della narrazione, della conservazione, tutte le cose che avete detto voi, nella crescita culturale della danza, quindi della società, dunque della persona, della singola persona e della collettività. E questo fa sì che il valore della danza e della cultura della danza come bene immateriale dell'umanità possa essere non disperso mai, perché abbiamo la contemporaneità che si lega nella diade con il classico, si innesta nella storicità e noi siamo qui a parlarne in modo attuale, pur conoscendone le radici che l'hanno determinata. Era una breve riflessione, semplicemente mi faceva piacere, che così è un modo anche per congratularmi ancora per il programma, per l'esposizione di questo titolo così efficacemente espressivo, chiarificatore, si capiscono gli obiettivi, si capisce il percorso. Non resta che vedere lo spettacolo, direi, e vi ringrazio moltissimo. Sono felice di vedere la sala piena di studentesse, studenti, artisti, professoresse, professori, vice direttore, grazie, e naturalmente tanti amici. E vi auguro un felice pomeriggio e, se mi permettete, anche auguri di buon Natale e di buon anno. A voi. A voi.
Io ringrazio ancora la Presidente, il Vice Direttore. Devo dire che il concetto di narrazione è un concetto ovviamente cardine che si sposa in particolar modo con la drammaturgia che Mazzec aveva colto nel personaggio. Sulla base di radici, è un termine che appunto abbiamo appena ascoltato, sono le radici della mamma e il papà, che erano praticamente appunto coreografa, danzatrice e attore, quindi sono i due elementi che ritroviamo in Giselle e che in realtà oggi credo siano particolarmente attuali proprio nell'analisi drammaturgica dei personaggi della danza, perché non è soltanto un discorso appunto di tecnica, è teatro e di nuovo io credo che il convegno, così come anche in quello che è stato il lavoro, un percorso fin qui, sicuramente l'obiettivo è riunire quelle che sono le arti intorno all'arte della danza, all'arte dell'opera, del teatro, ed è diciamo così sicuramente un qualcosa che stiamo già realizzando, quindi la nostra presenza e la vostra presenza in questa sala lo conferma, il programma, ripeto, serratissimo, ma soprattutto articolato in maniera veramente puntuale per poter offrire tutte le esposizioni possibili e immaginabili sul tema. Grazie ancora. Io chiamerei qui appunto non so chi deve venire per organizzare la scaletta, quindi allora chiamo la carissima diciamo il motore di AIRDanza, perché appunto è stata presidente prima di me, ma soprattutto ancora oggi con alcune altre figure cardine, sono infatti nel comitato scientifico e organizzativo come Patrizia Veroli e diciamo altri soci veramente di primissimo rilievo per l'attività attuale di AIRDanza, perché ovviamente il direttivo è diciamo abbastanza nuovo e quindi ha bisogno ovviamente di un percorso guidato, e queste figure effettivamente hanno creato la storia e ci stanno sostenendo nel nuovo percorso, quindi ancora grazie. Passo la parola alla professoressa Francesca Falcone. Grazie. Grazie, per me è un momento veramente importante questo, un ritorno in Accademia dopo diversi anni, dopo il mio pensionamento, ma è un momento importantissimo perché veramente questo convegno, di cui ringrazio tantissimo in particolare Roberta e AIRDanza e Maria Venuso e tutti i colleghi che hanno collaborato, e ringrazio soprattutto l'Accademia e il Teatro dell'Opera, ma io vorrei ringraziare veramente questi due ospiti preziosissimi che oggi abbiamo con noi, che ci condurranno veramente in medias res proprio di tutte le problematiche della Giselle. La sessione è stata chiamata appunto la Giselle dell'Ottocento, le coreografie di Coralli, Perrault, Justamont e Petipa, e quindi questo già vi fa capire come effettivamente di una monocoreografia non si possa parlare, ma di più coreografie, e in particolare con gli ospiti che inaugureranno appunto questa sessione, che coniuga veramente l'aspetto pratico e teorico, che è un po' incarnato nell'istituzione dell'Accademia Nazionale di Danza. E io vorrei subito presentarvi il dottor Marian Smith, che ha conseguito un PhD in musicologia e quindi è una musicologa, ma è anche una raffinatissima storica della danza. È professore emerito alla Università dell'Oregon, dove ha insegnato per 32 anni presso la School of Music and Dance. Ed è autrice di un libro veramente fondamentale che è Ballet and Opera in the Age of Giselle, in cui il suo lavoro già si radica in una parte veramente seminale della ricerca, e naturalmente con questo libro ha ricevuto il premio della Torre del Bueno e il volume da lei curato di La Sylphide Paris 1832 and
della Dance Books del 2012, ma noi attendiamo con grande gioia l'uscita di un futuro libro che vedrà una congiunzione siderale veramente ottima per gli studi intorno a Giselle. È uno studio che è condotto insieme a Doug Fullington e Marian Smith proprio sulla Giselle, di cui io vi annuncio sono ben 2 libri, l'uscita sarà l'anno prossimo, Cross Fingers, 5 Ballets from Paris and St. Petersburg e nel 2023 e l'edizione critica della partitura di Adolf Adam Giselle. Quindi adesso entriamo in Echoes of Act 1, in Act 2 of Giselle, echi del primo atto nel secondo atto di Giselle, dove ci accosteremo appunto a quei ritorni che tutti abbiamo studiato tra il primo e il secondo atto, gli echi musicali, gli echi coreografici, ma Marian Smith ci svelerà che molti altri erano gli echi coreografici che esistevano ancor prima che arrivasse al giorno d'oggi una delle versioni ufficiali o tra le versioni ufficiali di Giselle. Per cui lei illustrerà 3 casi in cui gli echi del primo atto si ripercorrono nel secondo atto ed è un qualcosa che sicuramente è inedito, non è stato mai visto ed è stato riportato alla luce grazie alle ricerche veramente profonde che lei ha condotto sulla musica e sui manuali di prima mano di Justement, attraverso cui lei ripercorrerà appunto questa sorta di viaggio tra il secondo e il primo atto, tra il primo atto ed il secondo. Sorry, Mariam, for my Italian, but I'm looking that there are many students, yes. And so I turn over you the stage. Thank you. Thank you. You're welcome. I don't know if did the summaries get passed out? Yes, something. Okay. Roberta told me that there was something wrong with the resume and so with the printing, but she will give rather soon to the students all the resume. Okay, and I do have this one. Yes, but it's, thank you, but I have the Google Translate. Yes. Okay, thank you. Thank you so much. It is such a pleasure to be here with Francesca Falconi at my side. And I'm just so honored to be giving a paper in the country that I firmly believe has by far the greatest concentration of excellent dance historians. Today I would like to speak about the echoes of Act 1. Oh, wait, how can I get my PowerPoint? You don't what? You want The PowerPoint. Si può avere lo schermo? Yes. Thank you. Oh, this is your paper. PowerPoint. Oh. Now, how do I advance it? Okay. I can help you. What button is it? Yes. Okay. Okay. Thank you. Today, I would like to speak about the echoes of Act 1 that are found in Act 2 of Giselle. Echoes I have discovered in studying 19th century source documents for Giselle. In these echoes, which are missing in latter-day productions because of cuts and alterations made to the ballet, we find effects that would surely deepen the meaning and potential impact of the drama on today's audiences. Okay. But before describing these echoes, I shall begin with 2 seemingly unrelated observations about humor in Giselle and about Giselle as a strong character. First, there was levity and humor in the second half of the ballet. Although today, Act 1 is nearly always presented as somber throughout, originally,
There were two important scenes toward the beginning of the act that were lighthearted and funny. I will describe one of them. Here's how it looks on the page. And here it is. This scene is the one in which the gamekeepers gather in the woods at night and convivially drink from their gourds. The mood is jolly, and it remains jolly until Hilarion comes to warn his gamekeepers that they are in a dangerous place, the place where the willies dwell. Now I'll read the slide. This is the words of Justement. Midnight sounds, all of the men stop. They count the hours on their fingers with fear up to the 12th strike. Panic overtakes them and they flee toward stage left. And here's a close-up of the clump of hunters. When Doug and I were working on the staging of Giselle at Pacific Northwest Ballet and studying this Justement manuscript, we were surprised at this scene of the gamekeepers counting numbers on their fingers and then moving in a clump from side to side in fear. We surmised that it was probably humorous. The audiences confirmed that impression. The counting on fingers and the clump moving from side to side brought gentle laughter from the house. Clearly, this scene draws on the theatrical tradition of the comic rustic who is easily frightened. The scene is also skillfully drawn and in a manner that is appealing to audiences. Like in a good ghost story, it serves the purpose of introducing the onstage mortals as well as the audience to the scary supernaturals of Act Two. There is another scene known to historians but not usually considered to be humorous, and I will describe that one briefly. A group of village youths and an old man return at night from a festival in a neighboring village. Willies suddenly appear and try to persuade the peasants to waltz with them. An old man, played by Louis Petit, a very tall, thin performer celebrated for his comic acting, warns the young villagers of the danger at hand, and they run away. Again, Doug and I, while sitting in the house for performances in Seattle, sensed that audiences were fully engaged with this scene and that they enjoyed the humor of it. Now, for one more point before I turn to the idea of echoes in Act Two of Giselle. It is an observation about the title character that may be made by reading the Justement and Titus manuscripts. Giselle herself was not all meek and mild, but a self-confident and sometimes feisty rule breaker. She is high-spirited to the point of being rebellious. She is the most popular girl in the village. But more than a few dancers playing this role today have made Giselle a fragile, psychologically vulnerable character in the first act, quivering lips, eyes darting, weak smile, cowering, simpering, and in some cases so painfully shy that she can scarcely summon the courage to meet Loise's eyes with her own in their first scene together. According to the Justement and Titus manuscript, she is not that way at all. To the contrary, Giselle is unafraid to speak her mind and quite ready to defy anyone with whom she disagrees. She can also be quite playful. Here are 3 examples from Act 1 that demonstrate her robust personality. First example, we see her becoming annoyed with Lois, who is late for a date in their first scene together. Now here's the whole page it's on, and here's the scene. Giselle pluckily says, "He will pay for this." She searches with her eyes, makes some steps to the other side, and looks some more. "I don't see anything." She's going downstage, and here I am. Wait, I am here. And when he comes, he will have to pay. Okay. Next, then after that, she confidently plays hard to get for much of the scene. Notice that when she first bumps into Lois, that, and I'm quoting from the slide, she turns her head half to the right, and then seeing him, she immediately turns to the left toward the audience, and she shows her joy that she has seen him, but he doesn't see her face. She has a happy face, but then she indicates, well, we'll see.
So she tells the audience that she's very happy, but she pointedly gives Lois the silent treatment, and Lois believes she is angry with him. She is not nervous and skittish around him at all. Okay, and here's a close-up of that. She shows her audience she draws the audience into her confidence, shows them that she's happy, but then turns her head back and crosses her arms, so she looks angry. And he believes it. Next example of her feistiness, we see her standing up to Hilarion, who has interrupted her flirtations with Albert and giving her a harsh scolding for kissing him. Okay, and here's the pages that this scene comes from, and here's the close-up. After crossing her arms in front of her chest and forcing Hilarion to retreat backward as she advances on him, she says, "If I give Lois a kiss, it's because I love him." Now let's look more closely at the scene where she backs him up all the way across the stage. He's all mad. And she just puts her arms up like this, which is a standard gesture for defiance. And as Doug has pointed out, she's really making a theatrical statement by pushing him all the way across the stage. It's not just a few steps. Okay, the third example of Giselle's feistiness, we see her standing up to her mother, Berta, who is displeased that the village girls, under Giselle's instructions, have thrown aside their grape harvesting tools and are dancing a waltz led by Giselle. After Berta stops the waltzing, Giselle explains to her mother simply that she loves dancing, and then, after stern warnings from Berta about the danger of becoming a Willie, Giselle scoffs and says, "I don't believe that," and she attempts to depart the stage with Lois, upstage left. Now here's this scene. "I don't believe any of that." And she goes to the other side. Well, she says, "I don't believe that, and I will always dance." So in this scene, she actually does do some dancing, unlike today. She goes to the other side and 3 times in a row, starting on her left foot, does a tant de cuisse, brise en avant, and pas marcher en avant. Then she decides to leave the scene. She takes her, let's read this. With her left arm, she takes Lois by his right arm and leads him away. They're going upstage left. And her mother has to come get her and say, "No, oh no you don't, you're not leaving." Okay. There they go. Her mother's standing there while they try to leave. Thus has Giselle stood up to her 3 main interlocutors in Act 1, Lois, then Hilarion, then Berta, displaying a good bit of verve and even audacity. So in the final scene of Act 1, Giselle's sudden descent into madness should come as a shock to the audience. To see a strong and lively young woman go mad is far more potent as a theatrical experience than seeing a simpering, weak one go mad, for she is traveling a much greater psychological distance. In any case, Giselle's strong will and sparkling personality in the first act turn into a quiet, steely strength in the second act. Her strength of personality in Act 1 is carried through to Act 2, in which she is the only character to defy Myrta, the fiercest character of all. Even though Giselle is now a ghost, her fundamental strength and natural defiance remain in place. Now, let's get to the main point and see how certain actions in Act 1 are echoed in Act 2. Latter-day alterations to the ballet have had the effect of making these echoes disappear. But once rediscovered, their dramatic significance is easy to appreciate, for they help convey the reversal that lies at the heart of this ballet. In each case that I shall describe, the first instance is a mundane action without any obvious portentous significance. The echo in Act 2 is a reenactment of that action in the shadow of death. In both Act 1 and in Act 2, Giselle and Albert engage in a sort of hide and seek. Early in Act 1, in a lighthearted scene, the 2 lovers' first joint scene of the ballet, Albert teases Giselle by first knocking on her cottage door at stage right and then hiding before she emerges from her cottage. Here's the page, here's the scene. So Lois sends an audible kiss and hides behind the door. Giselle immediately turns her head to the right and says,
I just heard the sound of a kiss. She searches with her eyes and then makes some steps to the other side and looks some more. Okay, let's go to Act 2. This scene here. Giselle and Albert's first joint scene in Act 2 echoes this hiding and seeking, but the roles are reversed, and it is Giselle who is now in control. Albert is looking for her, and she is hiding. This is not a lugubrious scene, even though she is a ghost and he is distraught. She has retained the playfulness that she displayed in Act 1. Here's what happens. He stands at center, and Giselle is concealed behind a clump of reeds near her grave at stage right. Giselle parts the reeds, making an audible rustling sound, and she peeks out. To quote justement, at the sound of the rustling reeds, Albert turns his head to the right, and seeing Giselle, he runs toward her. But he finds nothing. Giselle making the noise of reeds rustling to attract Albert's attention is analogous to Albert making kissing noises to attract Giselle's attention in Act 1. And here's this picture, which I love, of Giselle peeking out from the reeds. And here's a summary of this. Act 1, there he is. There's Giselle wondering where Lois is hidden. Act 2, there is Albert wondering where Giselle is hidden. Okay, the second example of an echo. It's Wilfred versus Albert, motion from stage right to stage left. One of Wilfred's main tasks as Albert's squire is to keep his master away from Giselle, and his first appearance in both acts shows him doing his best to do so. The general thrust of the action in both cases is along a diagonal axis between upstage left and downstage right, Albert pulling one way and Wilfred the other. The action of the scene plays out as follows in Act 1. Two men emerge from Lois's cottage at stage right, Wilfred behind his master. Wilfred asks Albert why he keeps coming here, and the answer is, because there in this house lives a young and pretty girl whom I love like a fool. Wilfred tries to persuade him to give up his quest, reminding him of Bathilda. Albert refuses to leave, saying, I'm staying here, and go away, get out of here. Wilfred bows and departs. Okay, so let's look at Act 2. Oh, I just want to point out on this slide, Wilfred keeps asking Lois to leave. Finally, Lois gives him a look. His gaze turns toward his squire. He's more firm and says, I'm staying here. Okay, let's look at Act 2. Here's the comparable scene in Act 2. Here's the close-up. Let's consider the echo of that scene as it occurs in Act 2. The same two men, Albert and his squire, as before, make their way from upstage left to downstage right. This time, they are going not to Giselle's house, but to Giselle's grave. And this time, Albert is weak, leaning on the ever-supportive Wilfred as they walk slowly side by side. As before, Wilfred asks his master why he has come here. The answer is a heartbreaking variant of what Albert said the first time. Instead of saying, because in this house lives a young and pretty girl whom I love like a fool, he answers, because here lies the one I weep for. As before, Wilfred tries to persuade him to leave. As before, Albert refuses, and Wilfred bows and departs. And this is after Alfred has given him a look. Nowadays, Wilfred is usually cut from the scene altogether, so the echoing of Act 1 is lost. It has become a solo scene for Albert. And here's a little summary. These are all from Act 1. And it shows how first, Wilfred, I think he's holding Albert's sword, and then he's asking him with his arms out, please don't do this. And then his arms get even higher. Please don't do this. But Albert does it. Okay, here's a summary of this echo number 2. You can see them in Act 1, and you can see them in Act 2. Now, the third and last echo. Albert physically leads Giselle to stage left. One of Albert's first actions in the ballet is, in a lighthearted scene, to persuade Giselle to come to stage left and sit on a bench with him. Here's where the scene is, and here's the scene. He says, please come with me.
Giselle seems to hesitate and doesn't respond. He puts his arm around her neck and pulls her toward him. They do glissade to stage left. And they're still doing glissade to stage left. Now let's look at what happens in Act 2. Toward the end of Act 2, Albert succeeds again at getting Giselle to move from stage right to stage left, only this time, very sadly, his purpose is to keep Giselle from sinking into her tomb at stage right as the other willies sink into theirs. It says he takes her left hand, puts her arm around his neck while he holds her waist, just as he did in Act 1. Ever weakening, she has fallen at the foot of her tomb at far stage right. Albert runs to her and hastens to lift her up. Then, as he did in Act 1, he puts her left arm around his shoulder, puts his right hand on her waist, and leads her all the way across the stage to stage left. This time his goal is not a bench for flirtation, but a terrain of grass bordered with flowers. She can scarcely sustain herself and appears to be dying. He passes her gently in front of himself and lays her in repose at the terrain. Shortly thereafter, Giselle tells Albert, "Forget me and go to the one whom you must marry. Goodbye." She disappears into the earth, and the flowers that border the terrain begin to bend toward her and to cover her. And there they are. First act with the bench, second act with the grave. After arguing first that there was some humor and lightheartedness in Giselle Act 2, and making the case further that Giselle was a strong character whose defiance, strength, and playfulness are not always evident in today's productions, I turn to my main point, the three echoes of Act 1 and Act 2. In the first echo, one of the lovers playfully hides from the other at stage right. Albert is the one hiding in Act 1, Giselle is the one hiding in Act 2. In each case, the character who is hiding makes a noise to attract the attention of the other, but hides again as the character approaches. The sweetly humorous touch of this echo makes much more sense if one knows about Giselle's playful personality and if one understands that humor was not at all out of bounds in the second act of this ballet. In the second echo, starting at stage left and moving toward stage right, Wilfred tries to keep Albert away from first Giselle's house and second Giselle's grave. Albert refuses his squire's advice both times. Finally, in the third echo, Albert compels Giselle to move from stage right to stage left by putting her left arm around his shoulder and his right hand on her waist and leading her all the way across the stage to stage left. In Act 1, he leads her to the bench at stage left where they carry out a happy and flirtatious scene. In Act 2, however, in an act of tenderness, he leads her to a new flowery grave at stage left where she sinks into the ground forever. Conclusion. In the original version of Giselle, the three echoes between Acts 1 and 2 promoted a cohesiveness between the acts that is lost today. Also, the reenactment of action from Act 1 in Act 2, under entirely different circumstances, makes for a powerful dramatic effect, offering the viewer a chance to reflect on the overall arc of Giselle and Albert's story from its beginning in a sunny valley to its end at a moonlit grave, and to feel more keenly the heartbreak of the final outcome. Thank you. Thank you, Marian, also for the big effort you put in translating in Italian, and all this is very, very useful for students. It's very useful. And here ho anche alcuni fogli per voi, studenti, non so se qualche studente mi può aiutare, e possono essere distributed just to know the principal topics of Marian Smith. Interesting, really interesting. We will talk after. Mm-hmm. So, ringrazio moltissimo e vi presento adesso Doug Fullington, che appunto è, come dire, l'altra metà quasi
diciamo, della studiosa Marian Smith, perché Doug Fullington ha lavorato, anche lui proviene dalla musicologia, dall'ambito musicologico, e ha conseguito un PhD presso la University of Washington, Seattle, e è un specialista riconosciuto internazionalmente della notazione Stepanov, di cui poi vi parlerà, e ha collaborato per la ricerca storica alle produzioni di balletti come La figlia del faraone per il teatro Bolshoi, Le Jardin animé tratto da Le Corsaires per il Pacific Northwest Ballet School, Le Corsaires per il Bayerisches Staatsballett, e questo con Giselle, naturalmente con Marian Smith e Peter Ball. E adesso attendiamo naturalmente i suoi studi e appunto potrete leggere anche del suo ricco curriculum su cui appunto non mi dilungherò, ma i suoi progetti sono veramente molto interessanti. Chi ha avuto la fortuna di assistere stamattina al seminario ha potuto vedere veramente in situ come la musica e la danza si coniugano poi nel gesto danzante. E grazie, and I turn over to you. Thank you. Could I have some help with this? Vi potete aiutare per il cambio? But maybe I can do it. Okay. This is not yours. Yeah, Fullington, Giselle, this one? Yeah. Okay. Now. Presentazione. From the beginning. Thank you. Good afternoon. I'd like to share a few of the similarities between Henri Justemot's staging manual for Giselle. There is c'è un suono. Okay. Okay. We're going to look at the similarities, here I am, between the Justemot staging manual, which we looked at in Marian's paper, and Nikolai Sergeyev's choreographic notation of Giselle. I'll discuss each source, and we'll look at examples of similarities between them that include steps, choreographic patterns, narrative details, and general elements of staging. And we'll find that the two manuscripts, which represent otherwise unrelated productions of Giselle, resemble each other in enough ways to suggest a common source that Marian and I believe to be the Paris Opera production of 1841. Many of the details shared by this pair of sources can be corroborated by the annotated repetiteur believed to have been copied in Paris for the ballet master Antoine Titus to enable him to stage Giselle in St. Petersburg in 1842. Henri Justemot's 236-page staging manual records the action and choreography of Giselle in meticulous detail. Justemot uses drawings to show the placement of the performers on stage and the patterns of the choreography. He also writes down, like the script of a play, the text mimed by the characters, their actions, and even the emotions they are to express. And he supplies written descriptions of the choreography, describing the movements, and using the names of steps. As Sergei Kanayev has shown, Justemot's manual appears to document a revival of Giselle staged by Justemot at the Grand Theatre of Lyon in October of 1858, and this date is based on dancers named in that manuscript. Justemot had first staged Giselle in Lyon no later than 1850, as Helena Kopchik-Spencer has ascertained, and it's possible that he attended performances or rehearsals of the Paris Opera's production to gather information about the ballet before he staged it in Lyon. So in short, it's likely that Justemot knew the original Paris version of Giselle. All right. The 110-page choreographic notation made by Nikolai Sergeyev in the Stepanov method of choreographic notation is not a complete and finished record of the ballet in the same way that the Justemot manual is. Instead, it's a fairly spare account of both acts
with the level of detail varying throughout the manuscript. The notation provides descriptions of physical movement, choreography, actions, entrances, and exits. Dance steps for legs and feet are either notated or described in prose. Movements for the head and upper body are rarely recorded. An outline of the action is provided by ground plans that show the path of the artists on stage and include mime conversations written in prose. Sergeyev's notation represents the St. Petersburg Imperial Ballet production of Giselle. The ballet had been in the repertory there since 1842, just a year after the Paris premiere, and it had been under the supervision of Marius Petipa since 1884. Based on the names of dancers included in the manuscript, the notation of Act 1 represents most of the cast that performed at the Mariinsky Theater on the 30th of April, 1903. This was Anna Pavlova's debut in Giselle. The process of notating Act 2 may have begun as early as 1899 and continued as late as 1907, so a span of time. Sergeyev's notation is in many ways similar in content to the more thorough and detailed Justement staging manual, even though its prose is often terse and limited. We find strong similarities in many, though not all, of the details of the action. The placement of the dances and the order of the ballet is also mostly consistent between the two accounts, although there are notable differences, the most obvious of which are the two now canonical inserted variations for Giselle in the Petipa production, one in each act. The 40-plus years that separate the two records are also represented by their difference in step vocabulary. Nevertheless, the general structure of dances, particularly the solos, with their diagonal orientation and their repeated enchaînement, remains. So let's consider several types of similarities and a few differences between the two manuscripts, and my examples will be discussed in the order that they occur in the ballet. So Giselle's first entrance. Both manuscripts share the same structure for the scene of Giselle's first entrance, her date with Albert and their confrontation with Hilarion. Giselle traces a counterclockwise circle around the stage when she first enters. So you can see that here in Justement. She comes out the door, she goes across the stage and back up. And here in Sergeyev, it's a little fussier on the page, but you can see the arrow where she makes the same path around the stage. The passage of music that accompanies her entrance is in ABA form. In both Justement and the Sergeyev accounts, the A sections are used for dance and the B section is used for mime. The structure is repeated when the music returns near the end of the scene. Both accounts also document the glissades that Giselle and Albert perform, as Marian mentioned, as they cross the stage toward the bench at stage left, and both of them note that Albert puts one foot up on the bench as Giselle plucks petals from the daisy. The subsequent waltz is performed by Giselle and Albert as Lois, and the women vine gatherers. The structure of the waltz and much of its ground plan are substantially similar in both manuscripts, but the actual steps, particularly for Giselle and Lois, are mostly different. The waltz begins with Giselle performing alone, surrounded by the corps de ballet in a semicircle. So here's Justement with the vine gatherer women surrounding Giselle, who dances by herself, and then in Sergeyev, there are 16 women surrounding Giselle, who, just like in Justement, dances by herself. Giselle next invites Lois to join her in the dance in both manuscripts. Soon, Giselle and Lois join hands with small groups of dancers as they move around the stage. So here we've got Giselle over here with this small group, and Lois, who's in the black ink, here with this small group. And likewise over here, which is a little hard to see, this is Lois, little black dot, with this group, and then Giselle there with this group. So the same thing happening in both. The cursor doesn't show on the screen. Oh, it doesn't? Oh. All right, well, shoot. All right. Later, the corps de ballet assembles into two diagonal lines at stage right, which you can see in both manuscripts there. And near the climax of the waltz then,
The dancers form a single rotating line with Giselle and Lois at each end of the line, and it rotates around the stage like a wheel. In the 1841 Paris opera production, Giselle and Lois danced a dance called a Louret as the coda of their Act 1 pas de deux. When that pas de deux was replaced with another dance in the 1863 Paris Opera Revival, the Louret was retained in shortened form as a brief duet for Giselle and Lois that was performed immediately after the waltz. The choreography that is documented by Sergeyev for this shortened adaptation of the Louret incorporates elements found in the longer version recorded by Justement. Justement begins with a brief mimed exchange. Lois says to Bertha, "I beg you, please let Giselle dance with me." Bertha says, no, she's too tired and she's too hot. Giselle begs her mother to let her join Lois. So to entice Giselle, Lois begins to dance by himself. We can see that in Justement on the left. We see the man in black ink, and he's going to travel across the stage. And then in the Sergeyev on the right hand, the little X, that's Lois. He's going to travel that same pattern and then return to Giselle. So his ploy achieves the desired effect, and Giselle joins him. In both versions, they perform the well-known zigzag, arm in arm, as they move down the stage. It's very clear here. And then separating, they make a spiral pattern as they move upstage. And we can see this in both versions as well. Near the end of the coda, Giselle and Lois cross paths 4 times at downstage center. We can see that in Justement on the left, and the diagram in the center of the Sergeyev with the circle and the X crossing each other on the right-hand side. A little bit later, when greeting the hunting party, Giselle makes a mistake, and she doesn't know who is who, and she bows to the servants instead of the royalty. And this is recorded in Justement. Justement writes, Bertha comes back leading Giselle, who is acting contrary. Giselle's not happy about being brought into the house earlier. Bertha makes Giselle pass in front of her, and she pulls on her dress and says, "Greet them," meaning greet the royalty. So Giselle goes toward Wilfred, who's the squire, and salutes him. Bertha pulls her by the dress again and shakes her head no and shows her the prince. And Wilfred laughs at Giselle and shows Giselle Bathilda. And Giselle says to her mom, "Oh, I didn't know." And then she greets the royalty. According to Sergeyev, Bertha emerges from the house. She bows and asks, "What do you need?" And a servant asks her to prepare a table for supper. So she says, "Okay," and she goes into the house and brings out Giselle against her will. So again, Giselle's not happy. And she tells Giselle to greet their guests, which Giselle does not want to do, but her mother says you have to. And Giselle greets the servants instead of the royalty. So this is a detail that lasted in the ballet throughout the 19th century. Giselle wasn't just always happy. So moving on to Act 2, we encounter similar details in Myrta's initial dances in both sources. Myrta enters by rising out of a trap in the center of the stage floor. Sergeyev says that this is done quietly with the music. And during this opening section, she dances briefly, and then she glides across the stage on a piece of stage machinery. According to Sergeyev, Myrta rides by on a cart, so something carries her across the stage, and Justement refers to a chariot, and he provides this drawing of Myrta flying over the lake and the reeds, probably on a kind of scooter, standing in arabesque that would zoom her across the stage. The second section of Myrta's opening dances functions as a pas d'action, in which Myrta gathers flowers, balances in trees, and enjoys her natural surroundings. During the musical transition to the third section of the dance, both sources agree that Myrta throws flowers toward each side of the stage. The third and final section is an allegro waltz that features bravura dancing,
but the steps are different in each source. Both sources document the diagonal line formed by the willies at stage left during Giselle's induction as a willie. So we can very clearly see on the left-hand side Justement dots, and then Sergeyev's line of 24 willies on the right-hand side. They form this line again during Hilarien's Bacchanal. You can see on the left hand, there's the line of willies, and a few willies have taken Hilarion up a ramp. He's so tired now that when they throw him in the lake, he drowns. And then we have Sergeyev on the right-hand side, again with the diagonal line of willies and a few throwing the X, Hilarion, into the lake. And in the Sergeyev, they form the line one more time when the willies capture Albert, who's referred to as the prince here. And then it says all along the diagonal line of willies. During Giselle's first dance as a willie, both manuscripts document her original rapid turns in arabesque and multiple sissons doublés as Giselle traverses the stage. The dance notated by Sergeyev includes only choreography and ends with Giselle posing in arabesque at downstage right. In Justement's account, Giselle mimes midway through her dance just before the sissons. She says, "Now I am going to fly." In a stunning conclusion, the entire band of willies rushes toward Giselle and forms a cross. This is in Justement, with the newly inducted willie at the axis of the cross. And this cross formation was incorporated in Alexei Ratmansky's version for the Bolshoi Ballet in 2019. In both sources, the willie Giselle first appears to Albert, as Marian explained, amid foliage at upstage right. So you can see little red Giselle among the reeds there in the drawing. Like Myrta earlier in the act, Giselle flies across the stage on a mechanism. Justement describes the action. Giselle, lying on a char, or maybe it's chariot, crosses the stage and disappears into the wings. That's the top image. And below that, a much cruder drawing that Sergeyev says refers to Giselle's flight across the stage. Similarities continue throughout this scene, which reaches its climax as Giselle jumps and throws flowers over her head with Albert in pursuit. In the Sergeyev notation, Giselle crosses the stage on the diagonal with a grand jeté en avant as she throws a flower back over her head. She circles the stage with relevés en arabesque and repeats the grand jeté. And we can see this in the images below. On the left hand, Giselle crossing the stage, going downstage, and in the next busy image, she circles back. In Justement, Giselle performs glissade jeté ordinaire as she throws the flowers, and that's the top image. You can see her traveling around the stage. As recorded by Sergeyev, the adagio at the beginning of the Act 2 Padada begins with Giselle at center and Albert at the cross. Unassisted, Giselle performs in Sergeyev, Développé à la seconde, Tour de promenade en arabesque, Assemblée, Entrechatsis, Petit développé de tendu effacé devant fondu, Dégagé grand rond de jambe en l'air fouetté. That's enough to get Albert to leave the cross and approach Giselle, and then separately they cross the stage several times, asking the willies to help them, and they refuse. In Justement, we find similar steps for Giselle, but a greater focus on the dramatic action. Strikingly, here her opening solo adagio seems to encapsulate her dual nature as Albert's lover and a willie. Twice she performs Sous-Sous, Entrechatsis, Tombe plié, Tour de promenade en arabesque. After the first time she runs toward Albert, she brings a finger of her right hand to her mouth as if to recommend to him silence. Be quiet. And then after the second time, though, she remains in arabesque and reaches out to him with both her hands, as though asking him to come to her, and he can't resist. Justement writes, Albert, eyes staring at her, believes she calls him to leave the cross, and he goes to her. And as in the Sergeyev, they ask the willies for help on either side of the stage. To conclude,
Despite the assertion that Marius Petipa made major changes to Giselle in 1884, distancing the ballet from its French roots, there can be no doubt that Giselle, as notated by Sergeyev, is similar in many crucial aspects to the version recorded by Justement more than 40 years earlier in France. The same similarities between Sergeyev's notation and Justement's manual point to the same source, the 1841 Paris production, and they confirm a high level of fidelity to the ballet's origins, given the many years that Giselle held the stage in St. Petersburg. Now, as a kind of postscript, this is the program for Giselle when Anna Pavlova made her debut. I'd like to briefly discuss the content of the St. Petersburg production of Giselle as it was at the beginning of the 20th century and its subsequent dissemination in the West. By the beginning of the new century, the 20th century, the Petersburg production had lost the ballet's original Act 1 pas de deux for Giselle and Albert. However, that loss was mitigated by the inclusion of the shortened Louret pas de deux and the interpolated variation for Giselle that had first been created for Elena Kornalba for the Petersburg revival of Fiammetta in 1887. The production also omitted Hilarien's opening monologue, which set the tone of the ballet in the original production by providing the audience with important details of the plot. In Act 2, Albert's variation was followed by the interpolated waltz variation for Giselle that was added for Adele Granso in 1866 to productions in St. Petersburg, in Paris, and in Moscow. And finally, the scene with the old man and peasants and the Willie's fugue were omitted. So here's Sergeyev on the left here. Sergeyev used his notation to stage Giselle for several important companies in the West, and we'll be hearing about these productions. For the Paris Opera in 1924, for the Camargo Society in London in 1932, for the Vic Wells Ballet in London in 1934, and for the Markova Dolin Ballet in London in 1935. And that Markova Dolin production is significant because it served as the basis for Cyril Beaumont's detailed description of the ballet, which is included in his monograph, The Ballet Called Giselle, that was first published in 1944. Dolin went on to stage Giselle for Ballet Theatre in New York in 1940. And finally, Sergeyev staged Giselle for the International Ballet in London in 1947. Surely, Nikolai Sergeyev's stagings of Giselle were the most influential productions of the ballet staged in the West in the 20th century. It therefore seems plausible to say that because of Sergeyev's stagings, the St. Petersburg Imperial Ballet production of Giselle, with its many elements that appear to reach back to the Paris production of 1841, became the paradigm for subsequent revivals. Thank you. Thank you, Doug, for this extraordinary paper and your research so deep and so enchanting. I would like to call now Raffaelova. È giusta la mia pronuncia? Is correct my pronunciation? Raffaelova? Susanna Raffaelova è una storica della danza, proviene dalla Cecoslovacchia, ceca, ricercatrice e critica residente a Praga. Ha conseguito un PhD, studi di danza all'Academia of Performing Arts di Praga e attualmente lì è assistant professor. È specializzata nel repertorio di ballo dell'Ottocento, in ricostruzioni e notazioni coreografiche, in particolare Stepanov, e scrive sulla rivista Taniekci Actuality e sul magazine di cultura Opera Plus e insegna presso il Duncan Center Dance Conservatory e come storica della danza collabora regolarmente con il Czech National Ballet e con il Ballet of National Moravian Silesian Theatre.
Quindi anche con lei abbiamo uno studio che approccia gli argomenti teorici e pratici e quindi vedremo un'altra variante degli studi che approcciano lo stesso oggetto degli studiosi di Marian Smith e di Doug Fullington. Prego. Just the presentation, please. Just the first page. This is yours? No, the third No, one. back to the roots. Yep, Sorry. yeah. Oops. Back to the roots. Thank you. This one I know. Yes. So, buongiorno a tutti. That's sadly the old Italian I know. So, my presentation will be in English, and I have to apologize right at the start because I don't have my presentation with me. And all my backups just fails to help. So, this is probably all you will see during my presentation, and then you will have to look at me, for which I apologize, but that's a way to go on international conference. So my paper is called Back to the Roots, which means that I would like to look at all the sources for Giselle that came before Petipa. These are the sources I consulted. It is not a full list, but for me these are the main ones. There is obviously the original libretto written by Théophile Gautier and Gilles-Henri Verneuil de Saint-Georges. Then there is a famous review by Théophile Gautier from La Presse that was published as an open letter to Heinrich Heine. There's also a book by Théophile Gautier, Souvenirs de Théâtre, where he has written about Giselle as well. There's also piano reduction of the score with quite a few notes on stage action. And then there are two another sources. We have already heard a bit about them. There's this repetiteur from St. Petersburg that was probably written by Antoine Titus, who were in Paris before to watch Giselle, and then he staged this ballet in St. Petersburg, and obviously Henri Gistaman as our main guy, let's say. I'm aware that not everything that was written in all these sources, and mainly in the libretto or in Gautier review, were actually made on stage. That's the thing mainly with the libretto and Gautier, because Gautier was poet first and foremost. So we have to take some things that he's writing with like a grain of salt, that maybe it was just his interpretation. But on the other hand, Théophile Gautier is the father of the idea of Giselle, so who better to know what were the intentions of the ballet, of the actions, and of the main characters. And it is the main characters that I'm interested in. So I'm interested in how they were described, what were their characteristics, how they were behaving. We have already heard a bit about Giselle herself, so we'll be taking this way. So starting with Giselle as our protagonist, we have already heard that she wasn't this timid, shy girl. She was quite feisty, she was joyful, she was free-spirited, and she was just living her happy life in the countryside. And various sources are openly saying and claiming that Giselle just loved 2, possibly 3 things: her mother, Lois,
meaning Albert, and to dance. And that was her world. And she was also quite flirty with Albert. We already heard from Dr. Smith that she was playing with him. Even when Albert was like, "Oh, I love you," she was like, "You love me? I don't believe you." And she was really openly laughing, which made her like, she seems like a normal teenage girl. She's not this huge heroine from a ballet, from a classic from 19th century. She's just a girl. She's just 16 years old. She's also completely unapologetic in her emotions. She quite a few times in various sources saying, "Yes, I do love Albert, and we are going to marry, and this is how it's going to be." And also with Hilarion, she's not, "Oh my God, I'm scared, I'm afraid, what do you want?" She's like, "What's your problem?" basically. And she's just not afraid of anything. And she's completely open in her emotions, and not only in the way she loves, but we can see it clearly in the last scene of Act 1, right before the famous Met scene. She's heartbroken, obviously. She just realized Albert lied to her, that he's engaged to someone else. But her first reaction is to lash out, to call Albert out. And she openly saying, "You are a coward and I curse you." That's what's in Gistaman, and it's also in Sergeyev, that she really curses Albert. But she's not spiteful. She really does love him. So in Act 2, in Gistaman, she's telling Albert, "Go away, because if not, you're going to die as Hilarion died just a few minutes ago." And Gistaman also has these beautiful moments in Act 2 where he writes that Giselle is openly crying and weeping for Albert. So she's not this ghost, this shell of a girl. She's still very emotional, even as a Willie. And all the early sources are also mentioning the very last scene of the ballet, where the nobleman and Bathilde are coming back to stage. And Giselle is saying goodbye to Albert, and she's telling him, "Go and give your love you held for me to Bathilde, to the one you were supposed to marry." So she's just sending him off to his life. So that's Giselle, that's the early Giselle. And now let's move to Albert. I feel like I should admit right away that Albert is one of my very favorite characters, so I probably won't be very objective talking about him, but I will try. But on the other hand, there are at least two of us really in love with Albert, and it's me and Théophile Gautier. Because it's clear from Gautier's sources that he really was rooting for Albert. And Gautier is saying right away that Albert is truly in love with Giselle, that he's not lying when he's saying, "I love you," and that he's happy he's loved for himself, not for him, a nobleman. What I love especially about Gistaman, talking about Albert, there's a scene at the very beginning where it is clear Albert knows what he's getting himself into. He knows he's engaged. He knows he probably shouldn't be doing this. But when Wilfried is like, "Go away, you cannot be here, you cannot love this peasant girl," Gistaman and as well as Titus, the repetitor, they are presenting Albert, who is saying, "I know I shouldn't, but I still do." And in Gistaman, Albert openly is saying, "I love Giselle so much that I won't marry Bathilde."
She's called Mathilde in Justement, but it's still the same girl. Now I got lost in my notes, so just give me a second. Yes, but talking about or speaking about Albert, he's first and foremost a romantic hero. And being a romantic hero basically means that he's making bad decisions in his life. So let's go at the end of Act 1, where Albert is the epitome of this, what should I do? I don't know what to do. And there is the Duke coming and Batil coming, and everyone is like, just tell us right now what the hell is going on? Why are you here? Why are you dressed like this? And especially in Justement, Albert is just saying, oh, please, just be quiet. No, I can't, please, later, I just... And there are like two ways we can read this, because on one hand, and it is sort of implied, Albert is trying to save Giselle more heartbreak. He's like, I don't want her to hear more about this horror story. At the same time, we obviously can read this as Albert trying to save face. So that's up to you. I mentioned that Giselle was emotionally very open, and that's the same thing with Albert, at least in Justement. During scene 12, which is the last scene of Act 1, he's really emotional, he's really distraught, he's not standing just somewhere, he's really with Giselle the whole time. And then I would really love to point out one thing. It is mentioned only in the libretto, so as I said, maybe it was never done on stage. But there's a moment where Giselle is dead, and Albert is completely heartbroken. He took a sword and he tries to commit a suicide. And for me, there's nothing more romantic in the sense of romanticism than trying to commit a suicide. So for all the choreographers who would like to do Giselle, please, like this scene, I would really love to see on stage. That's Albert at the end of Act 1. At the end, during Act 2, there's even more about this. So he tries to commit a suicide at the end of Act 1, and during Act 2, he really is completely resigned. And again, various sources are mentioning that Albert is willing to die, ready to die, and happy to die. Happy to die near Giselle and being with his loved shade forever. And we cannot have Giselle without Hilarion, obviously. And he's the perfect contrast to Albert. He loves Giselle deeply, no denying that, but it is clear, and Gautier mentioned it very clearly, that this huge love in Hilarion can easily be turned into pure hatred. It's his way of, you don't love me, so you won't love anyone. You won't be at all. He wants to take revenge on Albert, because he's his rival, but Justement is telling one quite interesting thing when Hilarion is, I want to take revenge on Albert and on Giselle as well, on the girl he's supposed to love. So he really switches off completely. But at the end of Act 1, here comes his redemption. In Titus, in this repetiteur score,
there is a scene mentioned that Hilarion goes to the Duke and he's taking blame for Giselle's madness. He's going to the Duke and saying, it's my fault. All the thing that's happening around, that's my fault, it's my doing. So unlike Albert, who is like, oh my God, I don't know what to do, and it's not my fault, and it's crazy, Hilarion is ready to take like all that happened, that it's partly his fault. And he knows that he is guilty. But then second act comes. And where Albert comes to Giselle's grave with intention to go to Giselle's grave, to bring her flowers and to cry, in Gistaman it seems Hilarion is in the forest and near the grave almost by an accident. Because he's coming to the forest, he's met with the group of another man, and then he realized, oh, there is a grave of Giselle. And where Albert in Act 2 is ready and willing to die, Hilarion is pleading the Willis to save him, to spare him. So these are the two contrasts between these two men of Giselle's life. And let me mention, at least for a short bit, Bathilde, Albert's fiancée, who is often overlooked. And in the pre-Petipa sources, she has, let's say, more character, more depth, and again, she was much more open in showing her emotions. There was really a bond between her and Giselle. There was a scene where Bathilde was saying, oh, you are about to marry, and that's where I am as well. I am too about to marry a very handsome nobleman, and I would like to invite you to my wedding, to dance at my wedding. This scene is mentioned only in the libretto and Gautier review, so maybe it was not made on stage, but I would like to mention it. There's also a bit about Bathilde in Gistaman, where he shows her really distraught at the end of Act 1, where she really feels for Giselle, where she's interested in what's going with her, what happened. And maybe she even realizes slowly that what this means for her and for her life, because it's, oh, this girl, she's heartbroken, she's dying because she was deceived. And there is my fiancé, who I thought we are going to marry, and maybe we would be happy-ish. But then she sees him, she sees that he was truly in love with someone else, and it leaves her in this position like what my life would going to be. I would like to mention last scene that is once again mentioned only in the libretto and by Gautier. And it's a short action from scene 4 of Act 1, where Giselle is recalling her dream. And in that dream, she saw a young noble lady who seemed to be engaged to Lois, meaning Albert. And Giselle is telling Albert about this dream, and she's telling him, I feel that if this is true, if you betray me, that I'm going to die. So it is quite heavy, because we presented Giselle as this carefree, free-spirited girl,
and now there's this scene that's maybe a bit more dark than we would expect it. But then came Giselle's mother, Berthe, and with all her worries for Giselle, telling her stories about Willis and about dancing forever and about dying because of dance. And Giselle reacts, as we already heard, as a normal teenage girl, just defying her mother and just being like, that's nonsense, I don't believe you, and I'm going to dance all the time. So I think that's the conclusion of my paper and my sort of path with these characters. So grazie mille for your attention. And once again, sorry for not having, really something more to show you. Thank you for your focus on characters, the main characters of the ballet, and on its dramaturgy. Okay, and now I will call again Marian and also Doug. Yes, you can stay here just to start our discussion of this so interesting session. And vediamo se ci sono inizialmente delle domande che sorgono dal pubblico. Sono sicura che saranno tante e così possiamo rivolgerle ai nostri ospiti. Abbiamo una mezz'ora per poter discutere. Madison Sowell, come vuoi. I think, sorry, Madison, I think that we need a microphone. Il gelato, sì, penso. E poi daremo anche la parola a Marina che vorrebbe, grazie. So it's clear. Grazie. Hello? Yes. No? Ho visto, sì. Sì. Allô? Altrimenti vieni qui. I can speak loud? No, you can come here if it doesn't function. It's on, I can hear. Why don't come here? Come here if it doesn't function. Se non funziona, It's on. Just hold it really don't be shy. Hello. Hello. Okay. In the very first production, they chose Mademoiselle Aline d'Orsay, to play the role of Berthe. She had an incredible career. Nobody knows a lot about it today, but she was there for almost 40 years at the Opera and was classically trained, and then she became, as happened often, a mime. I'm wondering in any of the sources, she had an incredible, I'll show some photographs of her, an incredible ability with mime and also with humor. Does that come out at all in the Justement or Sergeyev? Just what an extraordinary mime she was, and how she was able to capture very much the humor that was part of her technical ability. I would say yes, and Justement, I mean, it doesn't come across, well, she has a big role, a much bigger role than she has today. Not just in telling the story of the Willies, but there's this wonderful scene in which, I guess we were talking about it earlier, when
Giselle is being so rebellious, and she's trying to leave the scene after her mother is told about the Willies. And as Doug pointed out, the mom grabs her by her apron, or by her skirt, and pulls her back. And it's a real mother-daughter thing. It reminds me of me as a teenager and my own mother. You know, it's very familiar. Just know you're not going to do that. Oh, yes, I am, and all that. And so I could imagine her being very funny. And there's also one scene, I think it's in Gistaman, where the first moment Bert come on stage, there's the village girls dancing, and she's like, what are you doing? How come are you not in the vineyard? You are not working, what the hell? So that's another scene. I can't wait to see your picture. It's going to be great. Sì, Madison, sì, certo. Mi sono un attimo distratta con la traduzione. Can you, Marian, I was a little bit distracted with translation. I didn't know that you had to that I have to translate. So can you please just make 3 points so I can translate for the audience, because it's very important that they understand. Thank you. Maybe just what you have said right now. Yes, right now, because I'm quite tired now. Okay, well, the role of Berta, the mother. Sul ruolo di Berta la madre. I can well imagine it, that it was a humorous role. Era anche lei umana, e la domanda è stata iniziale di Madison Sowell, che ha chiesto se Marian Smith conosceva l'interprete Aline Dorsey, che è stata una delle più grosse interpreti e oltretutto anche una mima superba, e quindi Marian ha risposto in questo modo. Can you... There was kind of pushback between the mother and her teenage daughter. That was very funny. C'è appunto la relazione tra la ragazza e Berta era un modo abbastanza funny, divertente. And I'll just add this, Berta was a much stronger character than you see today. She was not confused. She wasn't like an old doddering woman. Il personaggio di Berta non aveva per niente confusione, era molto determinata, molto forte. And just one last thing, when Giselle wanted to leave the scene after her mother tried to scare her with the story of the Willies, so she grabbed her boyfriend's hand, and they were leaving, and her mother grabbed her by the skirt or the apron to pull her back. E quando appunto c'è la scena in cui si prefigura appunto la tomba, la madre ha la cura e la tenerezza di ritirarla dalla gonna. I said it's a very realistic, I think, exchange between teenage daughter and mother. Diciamo, è una storia tra una ragazza adolescente e la sua mamma. Lots of character. Molti caratteri. Grazie, ok. Ci sono altre? Sì, Marina. Please, Marina Hars would like to make a question. We cannot hear you, please. Potete farci sentire la domanda? Un minuto solo, Marina. Un minuto, perché qui non ti sentiamo. Un problema, it's a problem of your computer, maybe? I can hear her. Yes, but very feeble. That's right. The voice is not quite audible. Aspetta un attimo.
Roberta, vieni qui perché... Prego. Se Marian Smith ha un'idea di quando avviene, secondo lei, il cambio nella personalità di Giselle. Allora, Roberta chiede quando avviene il cambio di personalità, secondo lei. Sì. Can you tell us, following your feeling, of course, when Giselle changes her mood, her character, when in the ballet? Well, it's when she discovers the truth about Albert. She's suddenly, and as you pointed out, diciamo è a bruciapelo, perché quando scopre il... No, fammi finire quello che ha detto lei, sennò quando scopre appunto di Albrecht che mente. No, ma io non intendevo nella dramaturgia, intendevo nella storia dell'interpretazione di Giselle. Allora, in the history, yes. Quando il personaggio viene interpretata come più debole, più umile, dolce e non così forte di carattere. Intendi nella storia della Giselle? Ok. In the currently performances, of course, Giselle is so feeble, is so humble, is so very, very shy and not corresponding to your idea, of course. So this could be really a great change in dramaturgy, of course. This is a very starting point for research. Volevo puntualizzare, and when, but the question Roberta asked, when do you think there is, it happened that Giselle changed? Do you know any performances where the character of Giselle is much more stronger and not humble? No. Ecco. there was some change at, well, the production that was at Pacific Northwest Ballet that Doug and I were involved with, that Giselle was stronger. Mm-hmm. And one of the dancers of that production coached some of the dancers at American Ballet Theater, and they became somewhat stronger. Mm. Ecco, quindi diciamo che la ricerca che Doug e Marian hanno svolto hanno permesso di riscontrare appunto un carattere che non era presente nelle passate versioni, e probabilmente è quello che ha segnato il corso di questo nuovo carattere, di questa nuova personalità, è proprio la versione di Giselle data al Pacific Northwest Ballet in simbiosi, in lavoro congiunto con Doug. Marina? Marina, sorry, sì, ma ci dovete aiutare. Avete ragione, ma scusami, Stefano. Sì, microphone, ok, anche perché... Fa una differenza se faccio così? Oh, fantastico, we can hear you. Se faccio così? Yes. Okay, what I had heard was that the meek Giselle dated from Alicia Markova, and that most of the following interpretations in that vein were imitations of Markova. Then on the second thing that Marian said, oh yes, whether there have been contemporary interpretations that were not meek. Well, there's Ulanova, who was not at all meek. And then actually Violette Verdi performed Giselle a very few times, and there's a recording at the New York Public Library, which is extraordinary. And she is
both mature and loving through both acts, which is very interesting. There is absolute continuity in the character between the two acts. Thank you. Thank you very That's much. Avete sentito, ci sono delle interpreti, la Markova, la Violette Verdi, che hanno dato un carattere insomma più forte, più determinato al personaggio di Giselle. C'è oltre alla Markova, can you repeat the second name? Ulanova. Oh yes, of course, Ulanova. So Ulanova and Verdi. Questa è stata l'interpretazione più, tra virgolette, un po' fuori dalle righe. Your microphone is switched off. Scusate, che Galina Ulanova e Violette Verdi, però che l'interpretazione molto debole di Giselle viene, da quello che ho sentito, dalla Alicia Markova, che tutti hanno poi imitato. Molto interessante questo. Hi, Marina. So, in Lynn Garofola's new book, she writes about that Nijinsky was coaching Markova and telling her, your technique has to be strong, but your character is not strong. And I agree with you. I think it came through Markova. It's kind of insular anyway. And I think that has affected Giselle's in the West and probably everywhere now. I agree with you. And it's nice to hear that about Violette. May I answer about... Yeah, just for translation, because I'm not translator for profession. Nel libro di Garafola su Nijinská c'è appunto, Nijinská ha insegnato a Markova, c'è appunto questo carattere, questa forza dell'interpretazione, ma non sul carattere, così come ho capito. And then just to the Justement manuscript, we know that Justement was staging Giselle in Lyon throughout the 1850s, and the two dancers named in the manuscript were only in the company together during that 1858-59 season. And in October of 58, he revived it for Claudia De Vecchi, who was Giselle and who's named in the manuscript. So Sergei Kanayev really is the one that got this information. If you have the Bolshoi program book from 2019, it is in that book, in the article about inserted variations. So, nel libretto di mise en scène, lo staging sarebbe di Justement, è citata appunto una danzatrice, Flavia Del Vecchi. Naturalmente si parla di uno staging del 1800 degli anni 50 e ci sono due danzatrici che hanno danzato nella riproduzione del 1859. And what about the Bolshoi in 2019? Well, Marina will be talking about this, I know. Okay. They have a terrific program book that had lots of excellent ci research sono documented. molte, è diciamo un libro molto, molto importante, appunto, pieno di riferimenti che possono essere utili ai fini di questa ricerca. Marina, do you want to add something? About what? I didn't hear. No, about this, you will talk about afterwards in the Bolshoi productions, of course. Exactly. Mm-hmm. So, Alexei Ratmansky is Giselle for the Bolshoi in 2019. Mm-hmm. Was based on both the Sergeyev notations and the Justement score. Certo. And many of the things that the presenters have been talking about are
very evident in his reconstruction for the tutto Bolshoi. quello di cui si parla sarà evidente appunto perché nella riproduzione del Bolshoi del 2019 che porta la firma di Ratmansky, tutto questo che è stato detto si rende evidente. Lei ne parlerà più tardi. Sì. Donatella Bertozzi. Sì, ci arrivo. Allora, devo premettere che io non sono una specialista di balletto, però ho 40 anni di frequentazione del teatro e anche di Giselle. I'm not a specialist in ballet, I'm more about postmodern dance, but nevertheless, on my shoulders 40 years of being present at Giselle performances, and so I was wondering, honestly have to say, I'm very not at ease with the concept that Giselle is a normal teenage girl, because this doesn't take on board a strong class element that it is present throughout the ballet. And without this element, you cannot understand why Albrecht changes clothes, why he wears a sword, and why Hilarion accuses him of recurring to the sword because he's a noble. Lo dico in italiano. Sono molto a disagio col concetto che Giselle sia una normale teenager, perché questo non tiene conto della connotazione di classe che è presente in tutto il balletto e senza la quale non si comprendono punti cruciali del balletto. Giselle è una contadina, quindi tanto del suo comportamento è dettato dalla sua classe sociale. È come contadina, una contadina benestante, non una contadina povera. Anche questo si intuisce, devo dire, lo intuisco da produzioni relativamente recenti. So she's a peasant girl and is not a poor peasant girl, sorry my pronunciation. Però quando se non si tiene conto di questa connotazione di classe molto forte dall'inizio alla fine del balletto, non si capisce perché Albrecht si debba cambiare vestiti, non si capisce perché debba nascondere la spada e soprattutto non si capisce un momento cruciale in cui Hilarion lo accusa di essere un nobile, facendo vedere, mostrando agli altri contadini come lui, che lui ricorre alla spada per difendersi e non al coltello. Queste sono tutte connotazioni che se non ne teniamo conto non capiamo il balletto. Quindi è molto importante sottolineare non che Giselle è una semplice adolescente, anche se è vero che è incredibile come dal 1841 noi anche da ragazzine ci siamo potute identificare in Giselle. So there is an element of being a teenager, but it cannot be detached by the fact of being peasant, of a different social class. That has to be underlined. The other thing I would like to say or ask is, the thing is that this changing in acting Giselle as a shy character is very much depending on different interpreters. Il fatto di essere timido, no, I agree, with all the due respect for Nijinská, Fracci was really, studied with Markova and had a great veneration for Markova. Nevertheless, her Giselle seems jumped out of Juste Amant and out of what Marian said. She was funny, she was playful, not really funny, playful, she was strong-willed,
she defies her mother, and she also moves exactly as Doug has described it, as told us, comparing Sergeyev and Justement. I mean, Fracci's version of Giselle, Fracci interpretation, has been on VHS, on DVD, is now freely available on YouTube. And of course we are in Rome, and I think that Fracci interpretation is the most easy understandable for an Italian public. Of course we are an international public, but really Ulanova and Markova and others are very far, and she's the most present to us. And I don't think, having her interpretation being so much acclaimed and praised, and the first was 1969 in New York, not in a little village or a town in Italy. And as I said, it was on VHS and online, and is still online. I can't understand why it cannot be taken on board, especially being so close to this new rediscovery of Giselle. She has to be taken on board. And we are in Rome. She was for 10 years the director of the Opera House Dance Company, and she put on stage Giselle. That also has to be taken on board, because she asked for the original score in Paris. She put on stage the original score, which ends with Giselle disappearing and Bathilde coming back on stage. So it is a version that has to be taken on board for the future. Quello che ho detto, mi sono lasciata un po' prendere dall'inglese, è che la versione della Fracci è stata su VHS, ha debuttato a New York nel 69 all'American Ballet Theatre, ha viaggiato su VHS e DVD, adesso è liberamente disponibile su online, su YouTube. Quindi è una versione che va tenuta presente, anche perché sembra uscita dalla versione di Justement e anche da queste correzioni rispetto alle versioni Markova più dolci, eccetera. Assolutamente la Giselle di Fracci non è affatto dolce, ma è una contadina, perché Fracci aveva un'origine contadina, è vissuta in campagna da ragazza, guardava le oche e sapeva come si comportavano le contadine. So, because Fracci was a peasant girl herself, she was a guardian of the ducks, and she knew how a peasant girl would behave. So that's also why it has to be taken on board. Sorry, I was too long. I don't know. There is no right or wrong way to tell this story. This is a great ballet. It could be told in very many ways. Giselle could be meek. Giselle could be strong. Albert could be a coward. Albert could be an unfortunate romantic hero. That's the great ballet gives you a lot of opportunities to spin this story the way you think's right, whatever the interpreter feels like. That's why it's a great story. I'm sorry, I wasn't able to hear you because your voice, maybe somebody else. You can interpret it in many ways, that's why it's a great story. Posso tradurlo se vuole? Sì, grazie, molto gentile. Sì. Che Sergei Belenki dice che il segno di un grande ballet è che si può interpretare in tante maniere. Giselle può essere forte, può essere debole, Albrecht può essere un codardo, può essere un eroe romantico. Non ci sono interpretazioni giuste e false, e questo è quello che dimostra che Giselle è un grande ballet. Bene, grazie Marina. Il tempo. L'ultima domanda, se non ci sono altre domande. Sì, sì, ecco. Mi manca il corpo, mi manca il corpo della prima interprete per cui fu concepito Giselle. E Giselle è un balletto
pensato, come tutti i balletti del periodo, pensato per un interprete, per dare la maggiore evidenziazione alle caratteristiche fisiche, attoriche, di verve che avevano in particolare la Carlotta Grisi in quel momento, e anche tutto questo contrasto tra scene drammatiche, non abbiamo parlato della scena della pazzia, insomma un topos, quello della pazzia, la caratterizzazione diversa tra scene diverse, ambientazioni diverse, l'atto più bianco, l'atto invece più popolare, l'atto sottomarino in tanti balletti per esempio, erano cose che servivano proprio anche. Marian ha scritto un libro bellissimo sull'opera al tempo di Giselle, servivano proprio per questo, per dare anche varietà allo spettacolo, per mettere in moto i macchinismi scenici, per veramente dare la maggiore possibilità di esprimersi alla danzatrice, ma anche, scusate, a tutti i ruoli del corpo di ballo. Si parlava per esempio delle due villi, o delle varie villi e delle varie interpretazioni delle villi, che poi invece sono state, se ne parlerà nei prossimi giorni, non voglio fare spoiler a Roberta. Ci sono delle caratterizzazioni nel libretto, come tante cose che abbiamo visto anche in Jasmin, per esempio anche Wilfred, che è un personaggio che io mi ricordavo poco e niente, ad essere sincera, invece all'epoca aveva una sua connotazione. Allora, Ornella, maybe if somebody is much eager on translation, I can give the stage. But Ornella is telling us that where is the body of the first interpreter? Because probably I miss the body. This is Ornella's adding, because the ballet was made for the first interpreter, that was Carlotta Grisi, and she had physical characteristic, precise physical characteristic, and even the contrast between the scene in the first act and in the second act, the popular act and the white act, and maybe also in the undersea scenery that we can find. It was necessary due to the spectacularization, the spectacularity. And so sometimes can happen that the ballet changes because of spectacularities, because of interpreter, because of, for example, Wilfried characterization is changes, and also the two Willis interpretation changes too. This was in summary or... Marina? I mean, there are examples of this everywhere. I've been watching American ballet theaters, Giselle, for, I don't know, 15, 20 years, and I've noticed how the interpretations within the same company have become more and more the same, because they are all imitating someone that they saw before. They make the same jokes, they make the same pauses. They seem to be trapped in a single interpretation because of imitation of pride. And I think that's what's interesting about using sources like these, is that they open our minds to other possibilities. Vuole che lo traduco? Sono molto felice se lo traduci. Dicevo che io sono almeno, non so, 15-20 anni che guardo la produzione di Giselle di American Ballet Theatre, e ho notato esattamente questo, che le interpretazioni diventano sempre più simili, tutte le ballerine fanno i stessi gesti al stesso momento, nella stessa maniera e con le stesse pause, perché hanno visto un'interpretazione che ha fatto un effetto molto forte. E quindi trovo che per questo l'utilizzazione di documenti come questi non è una Bibbia, non è un toolkit, è solo dà delle opzioni diverse, rivela che nel passato
questi personaggi sono stati interpretati in maniere diverse. Bene, grazie. Temo che abbiamo la nostra pausa caffè, quindi dovrò chiudere la discussione. Iniziamo la nostra seconda sessione. Buonasera a tutti, sono Patrizia Veroli, sono una studiosa indipendente che vive a Roma e voglio ringraziare le ideatrici di questo bel convegno e anche l'istituzione prestigiosa che ci ospita e nella quale sono onorata di trovarmi. La nostra sessione ha il titolo Giselle, permanenze e trasmigrazioni, ed ora capirete subito il perché. Il primo intervento è del professor Madison Sowell, che presento il cui curriculum in brevissima forma vi leggo. Il professor Sowell è professore emeritus di Italian and Comparative Literature, cioè di letteratura italiana e comparata, alla Brigham Young University di Provo, Utah. Ha avuto poi vari incarichi in varie università americane, ma in Italia è soprattutto noto per i 2 volumi che ha fortemente voluto, ispirato e creato. Il primo ha il titolo Il balletto romantico, tesori della collezione Sowell, che è del 2007, uscì con una meravigliosa casa editrice, l'Epos, non più esistente, ed il secondo, Marie Taglioni e sa famiglia, che è uscito con Grimese nel 2016. Un terzo libro è in corso di stampa, esce in lingua inglese, ahimè per noi, ma in Italia, e riguarda un fondo molto importante di fotografie di ballerine dell'opera, fotografie della metà dell'Ottocento, fondo che è nella collezione di Madison e di sua moglie Debra Sowell. I coniugi Sowell sono infatti tra i maggiori collezionisti al mondo di iconografia del balletto dal 600 ai primi del Novecento. E Madison Sowell è in particolare uno specialista di iconografia, specialista tanto più importante perché non soltanto può guardare come tutti noi immagini e oggetti appartenenti e provenienti da varie epoche, ma perché molto spesso le tiene tra le mani e ancor prima deve valutarne la autenticità. L'intervento del professor Sowell ha il titolo L'iconografia ottocentesca di Giselle, potenziali risorse per le produzioni successive. Prego. Grazie, dottoressa Veroli. Buonasera. Se non vi dispiacerà parlerò in italiano. Va bene? Allora ringrazio il Comitato scientifico del convegno per avermi invitato a prendere in rassegna le fonti iconografiche su cui si basano la nostra conoscenza e le nostre ipotesi su una produzione dell'Ottocento come Giselle. Prego chi ascolta di tenere conto del fatto che la mia relazione non è quella di uno storico della danza, mia moglie è la storica della danza, ma quella di un collezionista che conosce l'iconografia dei balletti andati in scena prima del 1870, in quanto ha familiarità con le stampe, i libri illustrati, le copertine di spartiti che vedrete, le statuette e le fotografie in formato carte visite, prodotti appunto fino ad allora. La mia finalità oggi è presentare i materiali appartenenti alla nostra collezione che documentano le rappresentazioni parigine ottocentesche di Giselle, specificamente quelle del 1841-1863.
e riflettere sulle problematiche che hanno a che fare con la loro potenziale utilità per i coreografi che sono venuti dopo e anche per quelli del futuro. Pur nella ovvietà dei limiti che riguardano opere d'arte bidimensionali, che catturano immagini tridimensionali di danzatori, scenografie e oggetti scenici, e più in generale nella piena consapevolezza della impossibilità per un'arte statica di catturare il movimento nel tempo e nello spazio. Non di meno, credo che quest'arte ha un grande valore per chi si occupa di storia della danza. Ripeto qui quanto ho scritto nel volume accennato, il balletto romantico Tesori della collezione Sao, di cui sono coautore. Cito: la posa di una ballerina o di un ballerino catturata in un'immagine stampata può trasmettere molte informazioni sulla danza di epoche lontane. Il portamento del busto, la posizione delle braccia, l'altezza della gamba libera, il costume o gli ornamenti della ballerina, i gradi di elevazione sulla pointe, tutti questi aspetti possono essere suggeriti da un'immagine stampata. Inoltre, tali immagini spesso forniscono una testimonianza sui legami tra l'arte di Tersicore e più ampi fenomeni presenti nella società e nelle arti dell'epoca, tra cui la musica, il teatro, la pittura e la decorazione scenica. La mia relazione di oggi esplora quanto l'iconografia ottocentesca di Giselle ha offerto per le successive riprese del balletto in termini di pose dei ballerini, scenografie, costumi e oggetti vari. Se è vero che i materiali stampati come locandine, libretti e spartiti musicali possono non essere considerati iconografia artistica, essi forniscono evidenza del contesto storico e della struttura della produzione del 1841. A tutto ciò possono aggiungersi altre fonti, che abbiamo già sentito da Susanna, anche fonti visive, per partire da una comprensione di base delle fonti iconografiche disponibili ai coreografi del XX e XXI secolo, inizierò col prendere in esame il libretto originale di Gautier e Jules-Henri Saint-Georges. Essa ha il titolo Giselle Willy, Ballet Fantastique en 2 actes. Tale libretto fornisce il riassunto scena per scena dell'azione ed include, ecco, questa è la copertina, il frontespizio dell'azione, e include i nomi e i ruoli del cast iniziale dei membri del corps di ballet. Ecco. Nella produzione del 1841 che andò in scena al Teatro dell'Opéra, che era la Salle Le Pelletier di Parigi, oltre agli 11 ballerini del cast, indicati per nome, e a Mademoiselle Nathalie Fitzjames e Auguste Mabille, che interpretavano uno dei 2 pas de Daché, sono presenti 16 vigneruole, 16 vigneruoli, 4 musicisti, 24 giovani contadini, 8 lord, 8 ladies e 4 paggi, oltre a 8 corifei come membri del corpo di ballo. Tutti costoro apparivano nel primo atto, il che significa che 101 performer erano in scena senza doppio cast, numero che non include le comparse che apparivano con ruoli di cacciatori, stallieri e valletti, che pure partecipavano al primo atto. Il pubblico si aspettava una scena spettacolare con moltissimi costumi e l'amministrazione dell'opera voleva che le allieve e gli allievi della scuola di ballo del teatro facessero un'esperienza scenica. Queste informazioni dimostrano l'ordine di grandezza della produzione originale ed efficacemente correggono le stampe e le copertine di spartiti che vedrete, che mostrano solo alcuni personaggi o una piccola parte dell'azione scenica. Fanno anche riflettere sulla scala ridotta che invece ha caratterizzato e caratterizza le produzioni moderne.
Se il libretto contiene una descrizione sintetica dell'azione scenica, le prime edizioni a stampa per pianoforte, come ha menzionato anche Susanna, così come si verificava nel violon répétiteur, nel cosiddetto foglietto in italiano, che vennero spesso compilati nei decenni precedenti, frammentano lo sviluppo drammatico di quelle scene in piccole azioni che accadono durante specifiche misure musicali. Mostro qui alcuni esempi da uno spartito a stampa dei primi anni degli 40. Le frasi che appaiono sulle corrispondenti misure indicano le azioni mimiche. Il primo foglio, Hilarion indica la casa di Giselle e poi quella di Lois. Secondo foglio, Lois resta solo, lui bussa leggermente la porta di Giselle, poi c'è l'entrata di Giselle, quello, tutto sul secondo foglio. Poi il terzo, Berta racconta ciò che sono le villi e la madre, cioè Berta, esprime la sua preoccupazione per la salute di Giselle. Tutte queste scene sono indicate sopra le varie misure. Allora, un'importante fonte non ancora discussa a questo proposito è Le Beautés de l'Opéra, pubblicato a Parigi nel 1945, che contiene un riassunto e un commento dell'azione messa in scena nella produzione originale. Questo volume fu pubblicato in francese, inglese e danese. Mia moglie ed io abbiamo l'unica copia danese che io abbia mai visto sul mercato antiquario. Essa contiene la famosa incisione che ritrae Carlotta Grisi seduto nel ruolo di Giselle mentre tiene in mano il tirso di Bacco. Se vogliamo parlare di simboli, questo tirso di Bacco è un simbolo ovviamente della fertilità. L'edizione danese non contiene le altre illustrazioni che si trovano nell'edizione francese e inglese. Articoli e commenti di critici come Gautier, già menzionato, forniscono ulteriori notizie sulla coreografia, i cambi di scena e lo sviluppo della storia. Quando il balletto in 2 atti fu annunciato per la prima volta in una locandina del giugno 1841, il programma della serata prevedeva che esso fosse preceduto dal terzo atto dell'opera di Gioacchino Rossini, Moisè. In quel periodo era pratica comune all'opera che i balletti venissero presentati assieme alle opere. I nomi dei principali danzatori apparivano stampati tutti nella stessa grandezza, come vedete qui, scelta per il nome della protagonista, Carlotta Grisi. Di fatto, il suo nome è il 13° in una lista di 17 dal titolo Danse dans le ballet. 2 illustrazioni, una delle quali è una xilografia di una produzione di Giselle realizzata il 4 giugno del 1867 in onore della visita di Stato a Parigi dello zar Alessandro II, danno un'idea di come appariva la sala di Rue Le Pelletier, che contava su 1800 posti, mentre il palcoscenico era largo 32 metri. A paragone, il Teatro dell'Opera di Roma oggi ha solo 1600 posti. Accanto alla xilografia del 1867 c'è un dipinto a olio della sala che mostra una scena del balletto in corso. Il mio punto è questo: la grandezza del cast e le dimensioni ampie del palcoscenico fanno riflettere sul fatto che le litografie che vedrete, che mostrano i danzatori, non rappresentavano correttamente il contesto in cui i ballerini spesso apparivano sulla scena, magari con un certo numero di osservatori che li guardavano da vicino. Esaminiamo ora i figurini di Paul Lormier per la rappresentazione del 1841. Anzitutto guardiamo il costume che indossa Giselle nel primo atto.
Le istruzioni indicano un copricapo in, e qui cito, velluto azzurro cielo, cito in italiano, un corpetto in velluto carmelite, cioè marrone, bottoni dorati, una larga gonna napoletana con un orlo azzurro cielo profilato d'argento. L'incisione colorata a mano di Martinet mostra anch'essa il copricapo azzurro cielo, il corpetto di velluto marrone, l'ampia gonna con la bordatura azzurra profilata in argento. Sappiamo da uno dei quaderni di Antonio Cortesi che lui e presumibilmente anche altri coreografi usavano queste incisioni di Martinet come base per i loro stessi figurini. La questione si fa complicata tuttavia perché la coloratura a mano della stampa può non coincidere con l'intento originale del figurinista, come accade nell'esempio che mostro con colori diversi. Tra i figurini di Lormier, che era noto per disegni basati su ricerche storiche, si trova un bozzetto per una vendemmiatrice, eccola, e 2 bozzetti per il duco Albrecht, un disegno per le Villi e in più un bozzetto per il copricapo di Bert. Ecco. Come c'è da aspettarsi per quell'epoca, le gambe dell'uomo erano esposte fin molto al di sopra delle ginocchia, mentre la lunghezza delle gonne femminili giunge sotto le ginocchia. Sebbene in questi bozzetti possa vedersi l'intenzione di un certo movimento o la caratterizzazione di un certo ruolo, essi erano tuttavia realizzati soprattutto per i sarti, affinché si rendessero conto di quale doveva essere la forma del costume, nonché il tipo di tessuto e colori da utilizzare. Qui, ecco, questo è un disegno del copricapo di Bert, le incisioni colorate a mano della Maison Martinet e altri permettono di comprendere come venivano realizzati i disegni originali e inoltre possono suggerire certe pose sia di danza sia mimiche. Ecco, questo è l'incisione di Martinet col costume del principe padre di Bathilde e vi si nota anche la tipica conciatura dei nobili. Queste popolari illustrazioni dei costumi dei balletti potevano acquistarsi sia in bianco e nero che in colore, ma forse il bozzetto più interessante è quello per le Villi, che documenta l'intenzione di Lormier di adornare la parte anteriore del corpetto e delle gonne, la cintura e la testa di queste figure spettrali con elementi naturali, inclusi fiori, simboli, sempre. Leggiamo in francese che toutes les garnitures seront en verbeine, cioè tutte le guarnizioni saranno color verbena, con petite fleur, fiorellini. Ciò differisce dalle successive ipotesi che indicano l'atto, il secondo, in cui le Villi appaiono vestite completamente di bianco. Torniamo ora alla scena di apertura dell'atto primo. A sinistra e a destra si vedono casette coi tetti di paglia adorni di pampini e arbusti fioriti. Sul fondo si notano colline con vigneti e più lontano le torri di un castello feudale. C'è una tenue luce diurna. I vignaioli vanno verso le colline per continuare la vendemmia. L'immagine tratta da Le Beautés de l'Opéra illustra la scena del primo atto dove sono visibili queste case di Giselle a sinistra e quella di Lois a destra. Al centro i 2 innamorati nel passo a 2. Al di sotto, tra le decorazioni di verzura, vediamo Giselle nella danza della follia e l'adirato Hilarion. Qui a sinistra ecco il costume di Lois in un'incisione colorata a mano e poi Lois e Giselle nella valse favorita, una valse allemande.
I Vignoli invitano Giselle a prendere parte della vendemmia. Ella comincia a danzare il valzer, prima in un assolo e poi in un passo a due con Lois e infine con tutti gli altri. Si noti l'abbandono a occhi chiusi di Giselle tra le braccia del partner. I contadini tornati dalla vendemmia ballano il pas de vendange. Nathalie Fitzjames e Auguste Mabille danzano un passo a due. Anche Giselle e Lois si uniscono ai contadini nel cosiddetto pas de vendange e dopo essersi esibiti ognuno in un proprio assolo, la coppia si ricongiunge in allegro in cui Giselle lancia baci verso Lois, avanzando in arabesque verso di lui, che invece indietreggia con capriole battu en arabesque. Qui invece è la scena gioiosa del primo atto, quando, durante un festoso gallop, Giselle viene cinta con una corona di pampini. A destra Giselle è incoronata con foglie di vite e con un tirso di Bacco, il dio divino. Un tirso è un bastoncino ricoperto di foglie dedere o foglie di vite con un apice in legno di pino a forma di cono. Tutto, insomma, simboli della fertilità. L'arrivo del duca di Bathilde a cheval, a cavallo secondo il libretto e anche secondo l'immagine in Le Beautés dell'Opéra, la festa dei cacciatori è il figurino originale per i cacciatori che tiene il corno in una mano e sostiene una torcia con l'altra, sempre simboli. E qui sempre dalle Beautés dell'Opéra, la follia che occorre per morte di Giselle e poi vediamo Hilarion in fuga. Notate che anche se Lois è abbigliato da contadino, tuttavia il suo costume è più elegante di quello di Hilarion, che è alquanto rustico. Nel secondo atto di Giselle la scena cambia totalmente. Nel ruolo di Mirta, la regina delle Vili, Adèle Dumilat appare e inizia una serie di voli meccanici in cui, trattenuta da fili d'acciaio sospesi dalle soffitte, si slancia, e qui cito, ora su un ciuffo di fiori, ora su un ramo di salice, volteggia qua e là, percorrendo il suo piccolo impero. Si nota la coroncina di verbena, simbolo, con al centro una stella d'argento e lo scettro fatto di un rametto di rosmarino, altro simbolo. La morte di Hilarion. Hilarion, disperato, incontra le Vili nella foresta ed è costretto a danzare fino ad annegare in una pozza d'acqua. Da notare la discrepanza tra questa illustrazione e la tradizionale messa in scena di questo momento, in cui Hilarion, provenendo dal fondo della scena, viene avanti a sinistra e da lì va verso destra, dove in teoria viene gettato in un lago, forse invisibile agli spettatori. Le scene in cui Albrecht è anche lui disperato e si trova faccia a faccia con le Vili erano una comune fonte di ispirazione per le copertine degli spartiti. Il libretto registra l'apparizione di Mirta con queste parole. Cito, un covone di giunchi marini si schiude allora lentamente e dall'umido fogliame si vede slanciarsi fuori la leggera Mirta. Nella copertina di spartito di destra, Albrecht siede sulla sponda di uno stagno e Mirta sembra emergere orizzontalmente da un tronco d'albero. Anche nella seconda copertina, Mirta è in posizione orizzontale, ma la figura di Albrecht impedisce di vedere il luogo da cui scaturisce. Alcune scene mi sembrano più fantasiose di altre. Qui per esempio vediamo Albrecht che incontra Mirta, la quale emerge ancora una volta da un albero.
Questa litografia è servita da fonte di ispirazione per quello che è forse il ventaglio più bello riferito al balletto che si trovi nella nostra collezione. Ma le più popolari rappresentazioni di Giselle erano tuttavia quelle in cui la protagonista appariva come una Vili. Ecco Giselle, con le piccole ali, sia che si trovi vicino alla croce eretta sulla sua tomba, sia che voli sopra lo stagno. Se vi fosse vera acqua, non saprei dire, chiederò a voi esperti. Ciò che trovo interessante è che la scena finale, illustrata nella sezione dedicata a Giselle delle Beautés de l'Opéra, ritraga Wilfried mentre recupera Albrecht e non quest'ultimo che cade nelle mani di Bathilde. La copertina di uno spartito dello stesso periodo suggerisse la stessa scena. Passiamo alla Giselle del 63. Per la ripresa parigina di Giselle nel 63, in cui la ballerina russa Marta Muravieva danzò nel ruolo della protagonista, Disdéry realizzò alcune fotografie di danzatori nei panni di contadini e anche degli artisti principali nei loro costumi di scena. Queste due carte visite mostrano l'una Augustine Malot nel ruolo di una contadina e l'altra con due giovani non identificati, anch'essi abbigliati da contadini. Ecco le carte che interesseranno a Marian e Doug. I ritratti di Mademoiselle Aline, che mimava il ruolo di Berthe, sono piuttosto drammatici e richiamano la nostra attenzione sull'importanza assoluta della mimica in questo balletto, e specialmente nel primo atto. Qui Berthe ammonisce Giselle sui pericoli del danzare e su quello che potrebbe accaderle se continua a farlo. In queste fotografie di Muravieva, la prima ballerina russa ha in mano alcune margherite e mima l'azione del mi ama, non mi ama. Ecco Alfred Chapuis che nel 63 danzò il pas de deux con Zina Merhant nel primo atto di Giselle, in imitazione ovviamente di quello danzato nella produzione originale da Auguste Mabille e Nathalie Fitzjames. E poi Marta Muravieva come la Vili Giselle nel secondo atto del balletto. Allora vorrei condividere con voi una scultura ottocentesca ispirata a Giselle. È una rara statuetta di porcellana Vieux Paris, riferita ovviamente al primo atto della nostra collezione, riprende bene i profili del costume da contadina. Oltre al corpetto marrone ornato di pizzo, la figurina ha un nastro blu tra i capelli e veste un grembiulino sulla gonna, anch'essa profilata di blu. Se vogliamo parlare, Signore, di simboli, anche i colori sono sempre simbolici. Inclusione. Dopo aver mostrato ciò che coloro che volessero riprodurre Giselle potevano o possono vedere nelle produzioni ottocentesche, ascolterò le vostre relazioni, le vostre domande e osservazioni su tutto questo. Spero anche di venire a sapere come le informazioni contenute in queste immagini sono state utilizzate o eliminate o ripensate e riconfigurate nelle produzioni che del balletto sono state realizzate nel Novecento e fino ad oggi. E vi ringrazio. Grazie Madison. Forse qualcuno può mostrarmi come l'immagine del nostro prossimo relatore si può ingrandire?
Il nostro, grazie Madison, dunque portiamo con noi un certo ritardo, credo per colpa mia perché ho aperto la sessione troppo tardi e procediamo dunque con Sergej Belenki. Grazie, eccolo qua, si ingrandisce questo qua. Lui. Can you make me a presenter? Here we come. Yeah, thank you. Grazie. Comincia parlando in lingue. Now we have abbiamo Sergej Belenki con uno studio sulla Giselle andata in scena a Parigi nel 1924, un balletto che ha cambiato il corso della storia del balletto classico, così definisce Belenki questa Giselle nel titolo del suo intervento. Dovrebbe essere disponibile per voi il riassunto del suo intervento. Prego. Can you make me a presenter? Yes. In Zoom, please. Yes, Marina? Two questions. Sergej asked to be made presenter, and also, is it possible to turn the computer screen slightly so that the virtual participants can see what's being projected into the hall? È possibile fare in modo che i presentatori, i relatori possano vedere quello che viene proiettato sul nostro schermo? Forse girando leggermente il computer, lo schermo, così guarda il schermo sul muro. No, vedere quello che è dietro a lei. I beg your pardon, Sergej, a technical problem. It had to be solved just a few minutes ago, and it wasn't. At least for this presentation, if they can enable sharing, everybody should be able to see. There you go. Right. Benissimo. Can you hear me? No, se no non capisco niente. Invece di vedere me. Mi fai venire lì da te. Can you hear me, and can you make me a presenter? Yes, Sergej, just one moment. We have many pupils here in the audience, and I'm not sure that they understand English, and that I'm not sure that they have the translation of your text. So I would like to say just a few words in Italian. Dunque, Sergej Belenki ci parlerà della produzione del 1924, che lui definisce e che giustamente è stata storicamente molto importante perché Giselle è tornata nel 24 nel repertorio del teatro dell'Opéra, il teatro che aveva visto la nascita di Giselle. È vero che Diaghilev aveva portato Giselle nel 1910 all'Opéra, ma in una versione non così titolata come quella che arriva nel 24, perché lo stesso Sergejev, di cui avete sentito parlare, lavorò con i ballerini sulla notazione Stepanov, databile a circa il 1903. Ecco, prego Sergej. Sergej is a specialist, scusate, è uno specialista di danza russa, particolarmente della danza russa dei primi decenni del Novecento e di quella che viene chiamata Russia Abroad, cioè di quell'ampia galassia di danzatori e coreografi russi che fuggirono dalla Russia insanguinata dalla guerra civile, spargendosi per tutto il mondo. Prego, Sergej. Thank you. Can you make me a presenter in Zoom? Does somebody know how to operate Zoom? In Zoom, there is an option, make me a presenter, so everyone can see the projection. Sì. Poi verrò qua, credo che sia meglio. Aspetta che non ci vedo. Dove sta? Chi ci vede? Che cosa vuole lui? Chat, appuntamenti.
Ok. Perché? Qual è il Perché problema? adesso lui è organizzatore e può mandare... Okay. Ah, ok. All right, it's coming. Ah, ok. Can you see my screen? Perfect, yes. Ok. Buonasera a tutti. Oh, wow. So, Giselle in 1924 in Paris happens purely by accident. None of those who took part in staging it ever planned it. It started in 1923 when Alexandre Benoit traveled to Monte Carlo to once again work with Diaghilev. Then he started to contemplate the European future for his son, Nicholas, which triggered the chain of events. In February 1924, on his way back to Russia, Benoit makes stop in Paris to see opera director Jacques Rouchet. He's trying to secure some job in which his son can try himself out as theater designer. Also, Diaghilev gave Benoit a mission in Petrograd to convince Olga Spisivtseva to rejoin the Belarus. Benoit met Olga on 11th March and found that she's planning a trip abroad for medical reasons. As many at that time, Spisivtseva suffered from dormant form of tuberculosis, which once in a while could flare up. She was deeply unhappy with how things stood for her in the theater. She did not like the changes introduced by Fyodor Lopukhov in classical ballets, and recently refused to dance his variation of Princess Aurora. Tired of power struggle in the theater, Olga was eager to change her scenery. Diaghilev's invitation came right at the right moment. Still, she did not give Benoit a definite answer. She actually planned to travel to Menton, but she didn't have French visa, so she traveled to Italy instead. On April 27, she arrives to Santa Margherita Ligure. After enjoying seaside, she moved to Milan. She already in contact with Diaghilev, but now writes to Paris, asking Leon Bakst for advice. Diaghilev's offer was tempting, but he already failed Olga twice. When in 1916 she agreed to join the second part of the Belarus tour to the United States, Diaghilev was not there, and the administration of the tour was not quite sure how to use her skills. Spisivtseva's engagement was terminated 2 months early, and she was sent back home from the United States. Then in 1922, when the Sleeping Princess closed down in London, Diaghilev could not secure a French visa for her. Not only were her feelings badly hurt, but he also was not being able to pay her promised fee. Should she trust him once more? She met Bakst in London while they were both engaged in the Sleeping Princess. Passionate admirer of feminine beauty, Leon Bakst became a good friend to Spisivtseva. In his letter on the 2nd of June, Bakst advised her not to trust Diaghilev blindly and negotiate better contract. Also, quite suddenly, he suggested an alternative, to join Paris Opera instead. Over the next few days, in a flurry of activity, Bakst communicates between Jacques Rouchet and Spisivtseva. Using his influence as artistic advisor and as creator of recent and highly popular ballet La Nuit Ensorcelée, he implores the director to invite this excellent dancer. Bakst points out that he has ready his new ballet, Folle Jeunesse, and wouldn't it be great if young and beautiful Spisivtseva danced in it? On 5th of June, with growing anticipation, Bakst writes to his co-author, critic Émile Vuillermet, that their new ballet has good prospects, and Rouchet may even hire for it the greatest dancer in the world, stronger and younger than Paola, La Spesiva. On 12th of August, Jacques Rouchet offers Spisivtseva, who traveled by then to Rome, before returning to Milan, a contract with opera. Up until this moment, Spisivtseva kept negotiation with Diaghilev going. Now, when she let him know about her decision, on 18th of August, Diaghilev urgently travels to Milan, in desperate attempt to change her mind. He does not succeed.
Disappointed, he leaves for Venice. Alexandre Benoit arrives to Paris in the end of August and settled in Versailles. He's trying to meet opera director in order to find some work for himself and his son. But Rocher keeps avoiding him. Spicitsova arrives to Paris on the 1st of September and goes straight to Leon Bach's apartment on Boulevard Malesherbes. Then she learns that Bach has suddenly taken ill and now is in a hospital. Opera's secretary helps her with accommodations, and on the same day, Spicitsova writes to Rocher that she is ready to sign the contract. On the 5th of September, Le Figaro, with reference to interview with director, announces plans for the upcoming season at the opera. New ballet for Jeunesse by Bach is to be danced by new company star Mademoiselle Spesova. However, by this time, in director's office, there is a concern growing about Bach's condition, and it is understood that urgent replacement probably is needed for Spicitsova's debut. Discussion between Rocher and his new ballerina took place on 5th of September, and it was Spicitsova who suggested Giselle. On 6th of September, Russian Parisian newspaper leaked the news to its Russian audience that in the upcoming season, Olga Spicitsova will be dancing Giselle. For a number of reasons, this ballet would not be the first choice for Rocher. In 1910, adapted by Fokin, Giselle was presented by Diaghilev Company and met with rather modest success. It was given in Paris only 3 times, never to return. And by 1914, it was completely dropped by Belarus. Besides, just a few months ago, in April 1924, significantly reimagined version of Giselle was on stage in a theater de Champs-Élysées, performed by the Boris Romanov small company. It had some good press, but its novelty style and modernistic designs targeted an audience less snobbish than opera subscribers. The director was criticized in a newspaper for outdated ballet repertoire. But does Paris really want to see a replica of such an old classic? On the other hand, on the 15th anniversary of Opera Garnier, revival of this very French ballet by a national company had its historical merit. Besides, incidental availability of Alexandre Benoit in France, who did designs for Diaghilev, could make production less complicated and possibly cheaper. This was a very important factor for Jacques Rocher, because the company was subsidized by the government and budget was always a concern. One component was still missing. For Spicitsova, there was only one person she would be comfortable with in such a project, former Mariinsky regisseur Nikolai Sergeyev. Spicitsova had great professional trust in him, while Sergeyev, who promoted her and assigned her first ballerina role, felt fatherly protective of her. Presently, Sergeyev was working for the Latvian National Opera in Riga, and Rocher wanted to engage him for only a limited time. In spring of 1921, Sergeyev met Rocher in Paris and applied for teaching position with Opera Dance School. But the director was not impressed by his knowledge of ballet technique that ascended to old French ballet masters. Would Sergeyev agree to work in the theater where he was once rejected? And if so, on what conditions? Until negotiation with Sergeyev continued, production was on hold. Benoit, who was reached by the opera directorate right after the idea of Giselle came up, gladly agreed to create scenery and costumes. He was on standby, waiting for the signal to proceed. He also made sure that his son Nicholas was contracted to execute the sets. Spicitsova went back to Milan to wait for developments.
and in the meantime arranged for arrival of her mother from Russia. On the 22nd September, André Levinson, a prominent Russian French critic, told readers of Commedia about Giselle that will open ballet season. Supporter of ballet of updates to repertoire, Levinson sounded almost disappointed. The choice is somewhat surprising, he says. Other works should have been considered. It seems that the choice is determined by the personal abilities of the famous foreign star, says Levinson. Finally, on the 2nd October, opera secretary sent a telegram to Olga in Milan, assuring her that terms of Sergeyev's engagement has been agreed. Another telegram went to Benoit in Versailles, and he immediately starts working on designs. Nikolai Sergeyev arrived in Paris on 17th of October. He had with him ballet notations and a sample of the wings that open behind Giselle's back when Mirta initiates her new recruit. On 18th October, all involved, less Pisitseva, who's in Milan, gathered to hear the music. The score that, in Opera Archive, slightly re-orchestrated by Henri Busset. On October 27th, a month before the opening, rehearsal starts. By this time, Pisitseva, now accompanied by her mother, returned to Paris, and on 1st of November, she signs a 9-month contract with the opera. On 21st of November, costumes were finished and presented to Benoit for inspection. He knows in his diary many disappointments. His diary shows growing tensions and general state of nervous anxiety. Probably because of this anxiety, on the 22nd of November, Jacques Rouchet decided that even though the invitations are already printed, there will be no press and selected audience on the last dress rehearsal. On 23rd of November, Commedia announced the beginning of the dress rehearsals, and for the first time used names Pisitseva, not Spesiva, acknowledging not someone who danced for Diaghilev, but the opera's new ballerina. On 25th of November, the day before opening, Nicolas Benoit, under his father's supervision, still makes final corrections to sets. Rouchet, one last time and again unsuccessfully, is trying to convince Benoit not to use cross on the grave, but to replace with something vertical, perhaps a tree trunk. All is at the last moment, and everyone is tense and apprehensive. The next day, Giselle opened to sound success. Thus, Leon Bach's interference with Diaghilev's plans, his desire to see Pisitseva dancing in his own ballet, and his subsequent illness accidentally led to production of Giselle in 1924 in Paris. While Levinson in his article pointed that the adaptation of ballet belongs to Marius Petipa, director put Nikolai Sergeyev's name as the choreographer on the program. Perhaps he had some doubts in authenticity of this reconstruction, done more than 20 years after Petipa last touched it. Or maybe he simply followed the example set by Boris Romanov production in April, which also did not have Petipa in credits. Soon after the opening night, Sergeyev went back to Riga. This staging was just another brick road to his destiny, the revival of classical ballet in Western Europe. Benoit, whose presence helped Rouchet with decision, had his wish, seeing his son's name linked to a major production in the opera. Unforgettable image of Giselle that Olga Pisitseva danced in Paris triggered the following productions in London and then all over the world. Thanks a lot, Sergey.
And by the way, specifically danced very strong, headstrong Giselle. That's for sure. And Lana had some concerns how her Giselle compares to Spicicla. She asked Maya Plisiewska to find out from Spicicla during her visit to the United States what Spicicla thought about Olanda's Giselle. Una Giselle molto forte, ci dice Sergei. Abbiamo soltanto 25 minuti rimasti, quindi passo immediatamente a Marina Hartz, sperando poi di avere 3 minuti per la discussione. Marina Hartz è una studiosa di danza che vive a New York e da diversi anni segue da vicino un grande coreografo russo, Alexei Ratmansky, che è stato direttore del Bolshoi dal 2004 al 2008 ed è poi passato all'American Ballet Theatre nel 2014. Da un certo punto in poi ha cominciato a dedicarsi alla ricostruzione filologica storicamente basata dei balletti di Petipa. Finora ha lavorato su Paquita, sulla Bella addormentata nel bosco che arrivò alla Scala nel 2015 e che alcuni di noi hanno visto con grande gioia, e del Lago dei Cigni e prossimamente e infine di Giselle. Prego Marina. Sì, buongiorno, grazie a voi, grazie ai presentatori che hanno già presentato e grazie agli organizzatori, a AIRDanza. Io dovrei diventare adesso il presentatore per poter... sì, grazie. So thank you all, the presenters who have preceded me and to the organizers of this fascinating conference about Giselle. Can you hear me? Sì, certo. Ok, bene. I wanted to just clarify I'm not a studiosa, I am a journalist and a dance critic. So these are just some thoughts and impressions based on watching Alexei Ratmansky's reconstructed Giselle in 2019 at the Bolshoi, and also the subsequent performances that he staged for the United Ukrainian Ballet this summer. Alexei Ratmansky is actually Ukrainian. He grew up in Kiev. His mother is Russian, his father is Ukrainian, and he considers himself a Ukrainian. Just a small point. So shall I begin? I'm going to speak about this historically informed staging that he made for the Bolshoi in 2019. And to go back a little bit, Alexei Ratmansky has devoted a significant amount of time since 2014 to... Marina, beg your pardon, could you please interrupt one moment because we have a technical problem to solve. Beg your pardon. Si sieda qua. Deve rifare a lei come organizzatore, perché adesso non posso fare. Is Sergei still online? No. Sergei? No. Non è più online. What's the problem? Now, ora lei non potrà più far vedere i suoi video. Sergei come... Wow. I'm here, but I'm not sharing my screen. You need to make Marina a presenter. Dice che c'è, ma non sta condividendo il suo schermo. No, però lui adesso, siccome è diventato l'organizzatore, yes, deve passare l'organizzatore a lei. Yes, now, Sergei, you should, up to now, you have been, say, the organizer of the... Yeah, I'm no longer sharing my screen. You need to change the presenter from me to Marina. Exactly. Quello che dice Sergei è che voi dovete passare
il titolo di presentatore da lui a me. No, it's him that has to do it, I'm told here. Perché adesso è lui, capito? È diventato lui quello organizzatore. Io non capisco nulla di queste cose. Vuole sedersi qua? Vabbè, è inutile, sto qua. Tanto non me ne è più comodo. Posso fare nulla se lui... I can, let me try to disconnect. Let me try to disconnect, so maybe that will help you. No, Sergei, it's you who must. Hold on. You're wrong. I see. You see? I see that. You're wrong to Marina. I got it. Dovrei aggiungere una cosa, che io sono in Florida e in questo momento siamo sotto allerta tornado. E quindi se mi sconnetto è perché è arrivato. Lui si è disconnesso e allora non abbiamo comunque la possibilità. Però vedi che c'è rimuovi il video puntato, che vuol dire? Io non ho idea, non lo so. Non so che dire. I'm sorry, Marina. The point is that you seem not to be legitimated to show your videos. Digli di provare, vedi che L'organizzatore ha disabilitato la condivisione. Ha disabilitato la condivisione. Quindi, lui deve cliccare dove ci sono i pallini, questi 3 pallini sulla persona. Eccolo, questo che è lui o lei? Ok. Chi sta condividendo? Questo è sicuramente lei, Ratmansky. Okay. Sì, ma non capisce, vuoi provare a dirglielo? Adesso chi è che condivideva? Finora era Sergei Belenchi. Adesso. No. Marina, no, host is Marina. Questa è Marina. Marina is host. So we are all right. Okay, fabulous, thank you. Now let's hope that the tornado is not arriving. Ok. Parlerò veloce prima che arriva il tornado. Quindi dal 2014 Alexei Ratmansky, sorry, I should be speaking in English. So from 2014... You can speak in Italian if you like. It would be much better for us. Ok, proverò. Allora, dal 2014 Ratmansky si è dedicato inoltre alle sue attività di coreografo originale a fare delle ricostruzioni fra virgolette di balletti dell'Ottocento. Io ho un po' un dubbio su questa parola ricostruzione perché il ballet è un'arte vivo, non sono artefatti archeologici che si possono ritrovare per terra e poi rimettere insieme. Niente di quello che sembra definitivo lo è alla fine, è un processo che evolve sempre. Allora, le domande che io mi sono posto vedendo le sue ricostruzioni e le ricostruzioni in genere è cosa basate su materiali degli archivi come le notazioni. Cosa è interessante di queste ricostruzioni e come trasformano la nostra esperienza di queste opere. Allora, Alexei e la sua moglie Tatiana si sono dedicati a imparare a leggere la notazione Stepanov e nel 2014 hanno usato 2 manuali che esistono, uno dal 1892 in francese, l'altro in russo dal 1899. Per imparare a usare le notazioni si mettevano in stanze diverse, prendevano un pezzo di coreografia scritta in note e le decifravano separatamente e poi comparavano i risultati. Come hai detto, lui ha ricostruito con Doug Fullington Paquita, poi successivamente La Bella Addormentata, Arlequinade,
e altri balletti, e nel 2019 Giselle. Allora, Giselle ovviamente esiste dal 1841, però le versioni di Petit Pas dal 1884 in poi sono quelle che sono state scritte in note da Sergeyev, pare che fra il 1899 e il 1903, anche se Doug oggi ha detto fino al 1907, quindi forse fino al 1907. Doug Fullington ha descritto quello che si trova in queste note di Sergeyev, lo dico in inglese. It includes prose descriptions of mime and other action, along with Stepanov notations of the choreography, mostly for legs and feet, with occasional notation for the upper body movement. E quindi, come abbiamo sentito già, c'è anche una notazione più vecchia di Henri Justement, fatta pare nei 1850 e qualcosa, e questa notazione è molto dettagliata, con pagine di disegni e descrizione dell'azione in francese. Ratmansky ha utilizzato tutte e due le notazioni, usando soprattutto Stepanov per i passi e Justement per le descrizioni dell'azione e della pantomima, che lui trovava più dettagliate e più vive. Lui ha detto che il Justement è come like a script for a movie. Però in alcuni casi, come vedremo, ha utilizzato delle idee che si trovavano nel Justement per i passi anche. Dico en passant che i disegni di questa produzione erano di Alexandre Benoit, basate su quelle del 1910 e 1924. Prima di partire per la Russia per fare questa ricostruzione, Ratmansky mi ha detto, quote, "It's going to be a mix from different sources, and out of all of that material I will make choices." Sarà un misto di tutte queste risorse e di tutto questo materiale io farò delle scelte. Allora, alla fine, la mia maniera di pensare è che questo è quello che definisce una ricostruzione, una serie di scelte. Allora, volevo menzionare che c'è stata molta resistenza all'idea di presentare dei balletti usando queste note, soprattutto in Russia, e questa resistenza è data dall'epoca di Sergei Vikarev, quando lui ha fatto la sua recreazione della documentata per il Marinsky. Voglio menzionare alcune delle ragioni per le quali c'è questa resistenza. Per esempio, gli esperti, soprattutto russi, ma anche altrove, trovano che il ballet cambia attraverso il tempo e che la tecnica deve riflettere i cambiamenti nella tecnica contemporanea. Ma ci sono anche altre ragioni. In una conferenza per il bicentenario della nascita di Petit Pas nel 2018 a Mosca, un storico russo, Boris Ilarionov, ha fatto una lista di ragioni perché queste ricostruzioni non sono valide. Lui ha detto, fra le altre, Petit Pas non faceva la coreografia sulla carta, la faceva con i corpi in uno studio. Le note non sono state scritte da Petit Pas, quindi non c'è nessuna garanzia che rappresentano quello che si faceva, e che le note sono troppo schematiche per essere veramente utili. Però, nella mia esperienza, e adesso ho visto tante ricostruzioni di Ratmansky e di altri, vedere queste ricostruzioni di opere dell'Ottocento ha cambiato la mia maniera di guardare il ballet classico. Mi ha fatto questionare delle cose che io avevo accettato come essendo
veraci, originali, e mi ha fatto questionare l'idea anche di sapere quello che è il passo originale. Mi hanno anche fatto pensare a quanto sono cambiati questi balletti nel tempo. Hanno rivelato dei dettagli che sembrano essere spariti nel tempo. E quindi me l'ho pensato come vedere un quadro dove si è pulito dust, non trovo la parola, che si sono puliti vari strati e che vedi colori non originali, ma dei colori di un'altra epoca e anche delle figure che sono state ricoperte dal tempo. Allora, parlerò di esempi specifici. La premiere di questo Giselle è stata il 21 novembre e il teatro era pieno. Quello che il pubblico ha visto quella sera non è stato un cambiamento radicale dall'idea che abbiamo di Giselle. Quello che ha visto è una serie di cambiamenti sottili in tutto il ballet, che hanno alterato e fatto pensare al pubblico a dei cambiamenti nei ritmi interni, le caratterizzazioni e in particolare il dramma del secondo atto e la sua relazione al primo atto. In genere nel ballet di Radmansky tutti i tempi erano più veloci e lo stile di danza era più leggero e più spirited, non so, vivace di quello che si vede normalmente in Giselle. In genere c'erano più passi e i passi tendevano a rientrare nella musica molto bene, soprattutto con questo tempo più vivace. Il stile era più leggero. Allora, per esempio, vi farò vedere un pezzo del Peasant Pas del primo atto. Allora, voi riconoscerete la coreografia, però quello che si vede è che è più dettagliata, più veloce e ha più passi. Quello che io ho notato, e forse sarete d'accordo, è una leggerezza di stile, più beats, che non so come si dice in italiano, un stile un po' più simile al Bournonville e più cambiamenti di direzione e soprattutto balla tutto il tempo, non ci sono momenti di pausa. Allora questa è la variazione per l'uomo nel Peasant Pas de Deux. Vabbè, c'è un problema? No. We can't hear the music though. We can't hear the music though, Marina. Marina, can you hear me? Yes, why can't you hear the music? I don't know what to do here. Voilà. Can you hear it? Yes. Now you should enlarge it.
Vedo che siamo molto in ritardo, non so quanti pezzi, quanti pezzi posso fare vedere. Well, we have 5 minutes. Ok, allora farò una scelta veloce. Allora, forse sì, passiamo al secondo atto. I'm so sorry. It's mainly my fault because we have started late. Ok, allora vi farò vedere un momento nel secondo atto che è molto drammatico. Uno dei cambiamenti di questa produzione è che c'è pantomima nel secondo atto, ci sono gesti, non è un ballet astratto. E questo connette con quello che ha detto Marian, che i due atti vanno insieme, non è un atto in uno stile, secondo atto in uno stile completamente diverso, ci sono dei legami e uno di questi legami è che ci sono gesti e emozioni. Allora vi faccio vedere la parte dove esce Giselle scusa, quando le Willy vogliono ammazzare Albrecht e arriva Giselle per salvarlo. Non è quello? Dov'è? Ecco. Scusate un attimo. Allora, come hanno detto i partecipanti prima, questo era anche un meccanismo prima dove Giselle era trasportata fino alla croce, però Ratnansky l'ha ricreato con questo movimento. Però si vede l'importanza della croce, l'atto molto pensato di Giselle di salvare Albrecht, che è molto esplicito, in una maniera che è molto più esplicito il simbolismo del ballet e delle azioni di Giselle che si collegano di nuovo con il primo atto, con il carattere forte e decisivo di Giselle. Faccio vedere posso fare vedere un altro pezzettino? Sì. Sì. Che è alla fine del pas de deux. We don't have down? C'è tempo? No. Yes, you have to share it, though. You have to share the screen. I will, yes. È la fine del secondo atto, che di nuovo c'è un gesto molto umano che collega l'azione al primo atto. Lo devo trovare però. Intanto vi dico una cosa che non vi ho detto prima, e cioè che il volume di Marina Hars su Ratmansky uscirà l'anno entrante negli Stati Uniti. Quindi questa è la fine del pas de deux.
come vediamo lì, Albrecht ama veramente Giselle, e questo è collegato a questo personaggio nel primo atto, dove Albrecht non è un aristocrata distaccato, ma un vero amante. E il fatto che nel secondo atto Giselle ancora è una donna, diciamo che è una Willy, però il suo carattere di donna ancora è presente. Cosa che trovo molto interessante e per finire, dunque, viene dalle notazioni, viene dal carattere di Radmansky. Cioè, questa è la cosa interessante per me nelle cosiddette ricostruzioni, e questa specie di conversazione che c'è attraverso il tempo fra documenti e quello che ci fanno vedere è un vero coreografo che interpreta queste note e aggiunge la sua immaginazione. Allora, scusate per l'italiano un po' così improvvisato, e grazie a tutti. Marina, grazie infinite, e perdona se proprio la tua relazione ha pagato diciamo una piccola disorganizzazione del pomeriggio. Mi dispiace che tu abbia dovuto tagliare, e ti ringrazio molto per la tua sensibilità e per avere cercato di incontrare il nostro pubblico parlando in italiano. Grazie moltissime. Grazie a voi.